Diamo ora il benvenuto a Nicola Bonanno, Sales Lead Google Cloud Italia. Sì. Buongiorno a tutti e benvenuti a Google Cloud Next Milano. Io sono, per chi non mi conoscesse, Nicola Bonanno, sono il Sales Manager della divisione italiana ed è per me un enorme piacere e onore avervi qui quest'oggi. Io sarò un po' per voi il cicerone, vi prenderò per mano durante questo evento in questa location così bella, così veramente piena, che ci fa davvero molto piacere. Una location che ho sentito prima nel foyer, forse non totalmente nuova per qualcuno di voi, probabilmente ci siete stati proprio qualche giorno fa, ma vi posso garantire che gli argomenti che verranno trattati oggi saranno per voi assolutamente nuovi. Vi abbiamo preparato un'agenda davvero ricca, con degli argomenti davvero mirati su quelle che sono le vostre esigenze. E quindi vi dirò con certezza che non vi pentirete di una seconda visita al Superstudio. Gli argomenti di oggi infatti mostreranno perché oggi prendere in considerazione Google Cloud per qualsiasi tipo di progetto di innovazione tecnologica. Oggi non possiamo, anzi non potete, permettetemi, non prendere in considerazione Google Cloud. E vi mostreremo quelli che sono stati gli investimenti fatti da questa azienda per rimanere assolutamente al vertice dell'innovazione tecnologica. Vi mostreremo come ci siamo riorganizzati al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti, per servire sia le start-up, le aziende più piccole e innovative appena nate, sia anche le aziende più consolidate, le grandi enterprise. Vi mostreremo in cosa siamo assolutamente differenti rispetto a tutti i nostri competitor, quali sono i nostri vantaggi, quali sono le nostre differenze appunto. Ma soprattutto vi mostreremo perché crediamo di essere assolutamente posizionati per prendervi per mano e portarvi in questo progetto di trasformazione nei prossimi anni. Io sono in Google Cloud dal 2009 e sono stato il testimone, se vogliamo, dell'enorme trasformazione di questa azienda, ma ho notato anche come in questi anni anche il mercato sia profondamente e radicalmente cambiato. Ecco, per questo motivo circa un anno fa abbiamo deciso di cambiare nome, non perché ci piacesse cambiare nome particolarmente, ma perché volevamo rispondere in maniera differente a quelle che erano le esigenze che i clienti come voi ci chiedevano. E per questo abbiamo ovviamente dato più enfasi a quello che è il nostro punto di forza, il cloud, associato al valore del brand così iconico come Google. E oggi Google Cloud è una divisione completa, all'interno della quale rientrano divisioni degli infrastrutturali, quindi tutta la parte di macchine virtuali, storage, networking, le soluzioni di Big Data Analytics, la piattaforma di messaggistica e di collaborazione per lavorare e collaborare in maniera differente all'interno della propria azienda, ma ovviamente anche tutte le nostre API, Maps API, le API per il machine learning, per allenare appunto un algoritmo di machine learning, fino ad arrivare ovviamente a tutta la parte della piattaforma, la piattaforma Chrome, che secondo IDC entro il 2018 verrà adottata da circa il 25% di tutte le Fortune 500, e ovviamente anche la piattaforma Android, piattaforma mobile più diffusa al mondo, con circa il 90% anche in Italia, nella sua modalità, la sua versione Enterprise. Il 2017 per noi è un anno assolutamente di svolta. Nell'ultimo anno e nello specifico in questi ultimi 6 mesi abbiamo assistito a una crescita, un'accelerazione veramente senza precedenti. Ed è per noi pertanto quindi un momento veramente speciale e per questo ci teniamo particolarmente ad essere qui oggi con voi. Un momento speciale perché abbiamo assistito non solo a una quantità incredibile di progetti in cui siamo stati coinvolti con la nostra tecnologia, ma per anche la qualità di questi progetti, l'innovatività di questi progetti e anche per il valore delle aziende che hanno deciso di intraprendere questo percorso con noi. Oggi ci possiamo veramente vantare di avere nel nostro portafoglio clienti aziende assolutamente iconiche, non solo nel mercato italiano, nel panorama italiano, ma anche nel panorama internazionale. Come potete vedere, aziende che provengono da qualsiasi tipo di segmento, aziende di diverse dimensioni, aziende con storie totalmente differenti, aziende che comunque tutte hanno deciso di intraprendere questo percorso di innovazione e di trasformazione con Google Cloud. Ma oggi anche il nostro ecosistema di partner è ulteriormente cresciuto. Possiamo vantare circa 13.000 aziende che hanno creduto nel nostro business e hanno investito sulla nostra tecnologia. Aziende che ovviamente vi possono accompagnare in questo percorso e all'interno di queste aziende io vorrei ringraziare in particolar modo alcune, quelle che sono qui oggi presenti e che ci hanno aiutato affinché questo evento fosse
possibile. Pertanto io vi invito caldamente a visitare i loro stand, a toccare con mano le loro tecnologie, a verificare la loro expertise in questo campo. Le troverete nei loro stand qui alla mia sinistra. Ma avviandomi verso la fine vorrei soprattutto ringraziare voi. Siete oltre 1500, purtroppo abbiamo dovuto chiudere anche le registrazioni con un certo anticipo e quindi grazie alla vostra risposta sicuramente il prossimo anno prenderemo una location ancora più grande e questo mi fa veramente molto piacere e ci rende veramente molto orgogliosi. Come vedete abbiamo una platea molto rappresentativa di quello che è il mercato in questo momento e per questo motivo abbiamo lavorato per fare un'agenda che fosse veramente rilevante e di valore per tutti voi, creando i contenuti che potessero essere rilevanti per ognuno dei vostri segmenti. Questa è l'agenda di oggi, quindi dopo di me avrò il piacere e l'onore di chiamare sul palco Sébastien Marotte, il nostro Vice President EMEA, che ci illustrerà qual è la nostra visione per il mondo cloud nei prossimi anni. L'evento della mattinata proseguirà poi con 4 presentazioni che ci mostreranno come poter lavorare in maniera più sicura, in maniera più intelligente, facendo leva su quelli che sono i dati, lavorare in maniera più collaborativa all'interno dell'azienda con nuovi strumenti di nuova generazione, ma lavorare anche in maniera più aperta per creare quindi delle piattaforme che siano aperte e più integrabili. Poi avremo il piacere di avere sul palco 3 aziende clienti che condivideranno con noi quella che è la loro esperienza e questo mi rende particolarmente orgoglioso. Alla fine, verso la fine della mattinata, ci sarò nuovamente io per i saluti, per le conclusioni e poi la giornata proseguirà con delle breakout verticali nel pomeriggio. A questo punto a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, ringraziarvi ancora e dare il benvenuto a Sébastien Marotte. Grazie mille. Grazie. Grazie mille, Nicola, and buongiorno. Now I'm sorry, I'm going to switch to English with a French accent. I will be one of the very few English speakers here today, so don't worry. Actually, we have really made sure that all the local team is going to run this event. So my name is Sebastian. Delighted to be back in Milan, really delighted. I'm very impressed by the audience today. I've been 6 years already at Google, and I had the privilege to start the Google Enterprise business 6 years ago, based in London. So I spent quite some time here in Italy during the past few years. I am delighted to recognize so many faces. I think that's probably the largest ever event we have been organizing in Italy. And I'm really happy maybe to welcome also a big new community, which is the community of developers. We have many developers in the room. So thank you all for being there. Thank you to our customers also for attending this event and sharing best practices. I think this will be a great opportunity for all the business managers also to hear from our customers about their journey and about how they are transforming their company. So my role here is to spend 10 minutes to tell you a bit more where we are at Google Cloud. And maybe for the newcomers, just to understand what is Google Cloud. And if you think about Google Cloud, not only it's the fastest growing business of one of the fastest growing business at Google, but what is really interesting is that Google Cloud is really the extension of everything we are doing at Google. Since we created this company in 1998, I was not there actually, but the mission of Google was really to manage the world information and really to making sure that it is accessible and useful. So think about it. I mean, we are all sitting in companies in enterprise, small to medium to very large companies, and it's not much different actually. It's really all about the data. There is not a single company I'm visiting right now, whether it's a hospital, it's a retailer, it's a manufacturing company, it's a bank, it's an insurance company, that doesn't care right now about data. I mean, this is what we are living with. This is our main assets to really manage our business. So this is what we are providing to the world. In addition to being able actually to manage this very large amount of data, we are providing the best scalable, open, and secure architecture to make it possible. We have made a lot of investment in the last 3 years. I mean, this is becoming extremely mainstream. If you were, for those who visited us 3 years ago, we were a 3,000-4,000 people organization. Now we are close to a 14,000 people organization. So we have spent close to $30 billion on our infrastructure in our CapEx. So we all know that there is a momentum around the cloud, actually.
And let me be a little bit candid here. I think that we are just starting to begin understanding the shape of the future. Things are just starting to really start, if I may say it like that, actually. Compared to a few years ago, you were coming in this kind of event, and everybody was talking about the cloud, about the benefit of the cloud. You can cut the bill, you can transform the way you work, you can connect people, you can surface new ideas, yeah, true, actually. That was very, very marketing and sales driven. But I really believe that things are coming together right now, and I think we are really entering in a new world where you have the opportunity to share all these resources and services that are now totally accessible from absolutely anywhere, any kind of device. Remember that it is 5 years we are talking about anywhere, any kind of devices. But today, it is really improving. And not only these services are available to you as an individual or as a team or as a company, but these services are improving all the time, actually. You're waking up in the morning, you're switching your mobile, and off you go. You have new services, you have new data, you have new insightful data, and you have real-time analysis capabilities that you didn't have. So the power of the cloud is really available for everyone. And so not only it is available, but it's really empowering us as individual employees and to meet our professional goals. And I think if we manage all of this correctly, I really believe that we can dramatically improve the way we are performing and the way we live. So it doesn't work without the right infrastructure. And a lot of time, actually, when I'm visiting some customers and partners, we are being asked, what makes Google different from the rest of the industry? And I think at the end of the day, what makes us really different is our DNA. It's all the investment we have done to build this Google network that you're seeing here on the screen. We have an undisputed, we have a very advanced infrastructure with the network we've been building with our assets and the many data centers actually that we have been building in the world. Think about the number of points of presence we are having in the world. You can access this network for pretty much everywhere in the world. That gives you by far the fastest performance to run your data. So, and this is really ongoing. We're heavily investing in opening new regions. We are opening new regions or new data centers in London, in Amsterdam, in Frankfurt in the next coming few weeks. And all of these regions are all connected with super high-speed faster cable that we have rolled out across the world. So our capacity to stream data is almost unlimited. And it's just absolutely amazing. If you think about it, a few years ago, like just 15 years ago, it took ages actually just to upload a single picture, which was kind of the size of the stamp. Now, every day, we are streaming 1 billion hours of YouTube content in this network. And this is ours, but this is also yours because we are opening it. So it's not only about an infrastructure. As Nicolas said, we are providing services on top of this infrastructure. And you know that these services are ready, available 24/7 they are available actually for your personal usage. And these services, we are spending a lot of time, effort, and investment also to making sure that they are absolutely secure, and also we care about privacy and trust. So we have 7 products or services that are being used by more than 1 billion users every day. And for our Google Cloud Platform customers, they are even servicing 1 billion users on their own every day. So this is the services and the platform. If you think about some products like Google Search, for instance, you wouldn't believe it, but we have more than 2 trillion search or queries that are being run on a single year. So it requires an enormous infrastructure. And when I was thinking and talking about differentiators, I mean, being successful in the cloud is really about few pillars, and infrastructure and network is absolutely on the very, very top of the pile. You may hear about all of these stories regarding data and machine learning and analytics. You are not going to run properly your data and your analytics if you don't have the right infrastructure that is being able and available for absolutely everyone across the world. So we have, of course, many customers that have built their business on this infrastructure. I mean, whether you're a startup company
the last thing you want to do is to build your own infrastructure, or you are a traditional enterprise company, you're going to use this infrastructure. So this is the example of this company called Niantic. We all know about this amazing game, which was Pokemon Go. And never, ever, Pokemon Go would have existed without Google Cloud. I mean, this is the main feedback that we received from the team and from the CEO. The main reason being that when they launched Pokemon Go, they have exceeded the predicted demand by 50. Think about it, actually. You're launching a new service, a new business, a new product, and suddenly, day one, you're multiplying by 50 any best case expectation. And if you think about it, if you had to launch this product or these services on premise and with provisioning all the infrastructure on premise, I mean, it would just have not been possible in terms of cost and logistics. So this is what they have done, and we are absolutely ready to take massive loads and to really manage the unexpected peak period. So it's really an exciting story. And what is also exciting is that Pokemon Go is probably the best story we have when it comes to container management and the largest ever Kubernetes deployment we have done. So, and they are using more than 12 services across Google. The other one is Snap. If you think about this company, Snapchat, they came to us in November 2011, and they had a very simple query. We want to launch new services, but the last thing we want to do is to build an infrastructure. We really want to focus on developing our own application. And it's fascinating to see what we've done with these guys, actually with Snap. It's absolutely fascinating that you can write a bit of code, well, a bit of code, quite some amount of code, drop it in a container, and everything is being taken care of. I mean, whether it's about scaling, it's about availability, it's about security, you don't really know, you don't really need actually to know how to manage and to run systems. So by contrast, if you think, and we are seeing a lot of startup companies in the market that didn't go that path and that are failing because they are facing a lot of outages issues by using their own premise and their own infrastructure. So at Google Cloud, we care about all these services, but at Google Cloud, we also launch a lot of new services. And I think that this morning, if you have the opportunity, spend some time trying to understand what is this Cloud Spanner scalable transactions processing system. It's absolutely amazing. You won't find any kind of services like that across the world. You can also access our real-time or near real-time data warehousing BigQuery and data analysts with BigQuery. And we have spent a lot of time, and every day actually we are releasing some new features around our machine learning engines and around our smart APIs. It's amazing to see what you can really build as new use case when it comes to video API, to vision API, natural language recognition. We are even working on job APIs to making sure that we can really better connect your enterprise with employees in the marketplace. And we are releasing all of this based on this cloud machine learning engine. So when you think about big data and analytics, there is a very interesting case that we have been working on, and we've made a public announcement 2 months ago in San Francisco with Darrell West, the global CIO. HSBC, which is probably one of the largest and the oldest bank in the world, they've been created 150 years ago, has decided actually to go to the cloud and to start with Google for all their analytical platform. Again, go to YouTube and you will see Darrell. But what is very interesting is that a company like HSBC, it took them 130 years to start measuring their data volume in 2 terabytes. Just amazing. Just the last 2 years, they got 15 terabytes. And just this year, they have to manage an additional 5 terabytes. It is really the world of data explosion. And they did a traditional journey. If we have large companies actually that have spent a lot of time, energy, and money in the traditional data warehousing, they will recognize this. They started a long time ago with traditional relational database, and then they moved because of the volume of data to the data warehousing structure. It was great, actually. It was great when you listened to HSBC CEO saying data warehousing was a new era. It was great, but it became very quickly extremely complex to maintain and extremely expensive. So they moved actually to the big data era with Hadoop. And honestly, he's saying we have faced a lot of challenges. I mean, this was probably the only way to manage a large load of data.
But again, it was extremely expensive, and so it was extremely tough actually, because they had to feed this new system, they had to train actually their employees, and very quickly actually it became very expensive and quite difficult to maintain. So they have decided to move to Google Cloud Platform, which was much easier and much cheaper. If you think about machine learning, we have many, many cases in machine learning, and it's amazing. Every day we are meeting customers actually that are coming with new ideas. This is an idea that Airbus came to us, and one part of the Airbus business is around satellite images. So they are managing a huge amount of satellite image. So you know it's very useful for agriculture, for civil engineering. So they really need actually to build their business and to grow their business on this satellite image. But the problem with satellite image is when you picture the world, you have some kind of defaults. You don't know how to differentiate, for instance, cloud and snow, just if you picture the mountain. So you have to clear the clouds, you have to separate the snow, you have to do a lot of cleaning. And that was a kind of a manual process that Airbus was running with just individual people that were working weeks actually before coming to these results. And thanks to machine learning, automatically we were able to analyze all of this information and to dramatically shorten the process actually to a few hours, but more importantly also to drop the error rates from anywhere close to 15% to 3%. So that is another example, and we have so many examples around that, whether it's in digital natives or enterprise space. I'd like to finish on 2 or 3 things which are very close to our heart, and I know we have a lot of customers here using G Suite in Italy. This is super, super strategic to our business. We really want to help you as employees to change the way you work. We want to help you being more productive, but being more productive is about saving time is about taking care of you, actually. And we really believe that we can dramatically help you to improve not only your productivity in the office, but your life at home. And if you think about some very large customers like PwC, for instance, which is probably one of the most conservative companies in the world, they have made some studies. They started the deployment of Google Suite, G Suite, and they realized that every single employee average was kind of gaining 9 hours a week in their in the office. So it's amazing. It's just an amazing collaborative platform. You can work together without necessarily being together, and it's really a life changer. This is absolutely fascinating. And the last thing that Nicola also mentioned, and we have many customers here, it's providing the next generation of devices. So you may think about very conservative and highly regulated companies like Charles Schwab. This is a financial institution, of course, in the US. They have decided to roll out Chromebooks because they just think that this is by far the most scalable and secure devices that they can use in their organization. And there are some studies which states that by 2018, which is around the corner next year, 25% of the Fortune 500 companies will be using some Chromebooks. All right, I wouldn't be complete without telling you, and this is a very serious topic that we are heavily investing in security, and the next speaker will tell you more about that. But we have taken a very strong and firm commitment that we will be ready on the GDPR compliance by the due date, which is May 2018. And we can also start working with you, with your privacy, security team, trust team, actually, on this specific topic, which is very important. So I can talk about security for ages, but we have special sessions. We have more than 800 engineers actually working on security, and it's absolutely central to everything we are doing. If you think about, again, the recent events and no later than yesterday, I think cloud can bring you a lot to defend your data and to secure your data, which is super important. Last few things, partners. Nicola mentioned some partnership. We care about the enterprise space. We invest a lot in the enterprise space, and we also have recently announced some very strategic partnership with companies like SAP or Intel. This is extremely strategic. We are co-developing some applications with these guys, and it's very strategic for the enterprise space. 2 things also which are very important. Number one, at the end of the day, companies are coming to Google with a lot of questions. This is a very new environment. This is a very new ecosystem. And honestly, we have a lot of questions, which is, this is great. I mean, everything you're saying is pretty cool, but a lot of questions regarding
how do I start actually this kind of project? What do I need actually to build this next generation application? Who should I recruit? How do I train my people? A lot of questions regarding, do I need to rewrite my code? Or am I going to be kind of locked again with a single provider? So we have so many questions that we are not only providing a technology, but we need to be really business trusted advisor to your organization. So we have built a very large organization. We are doubling actually our headcount here in Italy, in Europe, and across the world. And more importantly, we are bringing more technical resources in the field. So you will see here later today customer engineers that will help you actually to prototype your next application. You will see software architect that will help you to design actually the next application. You will see we have a dedicated office of the CTO. They really act as kind of shared CTOs, and they can really advise you. And more importantly, again, for the community of developers which is in a room, we are connecting our engineers to our customers, which is very, very new compared to everything we have done in the past. We are widely opening actually the doors of our engineers. So I will finish on one slide, which is we are also being asked, eventually, what is the future? Things are going so fast. And again, candidly, I've been at Google for 6 years. It is just amazing to see the pace that we have been through during the past 24 months. And we really believe that we are entering in a world where you need an idea. And you need to be able to digitalize this idea. It's amazing to see how much, with a great idea, how you can turn that into an amazing project. So with machine learning, with the smart APIs I was talking about, with the highly available containerization, it's so easy to build and deploy these applications that can run really across all the world on any kind of devices. And not only on the devices we are using today, like a laptop, like a mobile phone, but also on sensors, just on the cloud, and the next generation devices that we are building, actually, and that are going to get connected. So I think that this data will be shared. This data will be updated real time, and this data will be super insightful. So I really believe, we believe that we will work, or we have to, actually. This is for the sake of working in a more smarter, of course, and a better world. So whether you're in medicine, in medical, in fintech, in manufacturing, in retail, you build energy, you make energy, or you run a media company, I think this is going to really transform the way the organizations are working. So we are going to start answering to problems that never, ever we have been able to resolve. I mean, just think about the medical environment. So the cloud to us is the best cloud is the cloud with the best technology. Google is really serious about this business. It is really mainstream to our business. We're investing a ton of money, and this is what we're going to share with you this morning. We are a company born in the cloud, and we really want to extend actually the services to your organization. With that, thank you very much, and I will pass it over to Gabriele, who is going to talk about security. Please welcome Gabriele. Merci Sébastien, grazie a tutti e anche da parte mia un caloroso benvenuto. Sono Gabriele e oggi con me sul palco c'è Mattia Poretti. Facciamo parte del team di ingegneria di prevendita. Mattia sarà con me perché ovviamente nelle prossime sessioni faremo anche delle demo. Ho visto che gli speaker che mi hanno preceduto hanno citato il tempo che hanno passato in Google, quindi Mattia, continuiamo la tradizione e ricordiamo che sia io che te questa settimana festeggiamo un anniversario, i nostri 11 anni in Google. Abbiamo iniziato assieme allora. Stiamo parlando di anni, quindi parliamo di quanto tempo Google ha investito nel creare questa infrastruttura. È da 15 anni che Google fa forti investimenti, circa 30 miliardi di dollari, impiegando più di 20.000 ingegneri, con l'obiettivo di rendere sempre più semplice e più sicuro far girare software su una piattaforma di scala mondiale e con un'evidente qualità. Riconoscerete sicuramente i prodotti elencati in questa slide, li ha presentati anche Sébastien precedentemente. Ognuno di questi prodotti è utilizzato da più di 1 miliardo di utenti e di sicuro tra questo 1 miliardo di utenti ci siete anche voi, qualche prodotto di questi l'avete utilizzato e anche voi siete testimoni della qualità che questo network, questa infrastruttura offre a questo tipo di applicazioni. Ma chiaramente sono 7, ne manca una
l'ottavo prodotto, che è questo. È la nostra GCP, perché le vostre applicazioni, le applicazioni dei nostri clienti che girano sulla piattaforma raggiungono più di 1 miliardo di utilizzatori. Molti sviluppatori, molte aziende, piccole aziende, medie aziende, grandi aziende, hanno deciso di fare innovazione su questa infrastruttura per molti motivi, tra i quali ci sono una scalabilità mai vista prima, ricordata da Sébastien nell'esempio di Pokémon Go, una piena affidabilità e un'estrema sicurezza. Ed è proprio su questo che ci baseremo. Ma prima di arrivare alla sicurezza, quali sono i 4 pilastri che guidano l'ingegneria di Google nello sviluppare questa piattaforma? Li vedete in questa slide. Quindi la sicurezza, che è alla base della reputazione che un'azienda si crea in rete, e quindi alla base della fiducia che i vostri clienti riporranno in voi, nei vostri servizi e nelle vostre applicazioni. La seconda è l'intelligenza. I computer affinano le capacità intellettuali dell'uomo e questa infrastruttura offre delle soluzioni che vi permettono di raggiungere dei limiti impensabili fino a pochi anni fa, e quindi sono a vostra disposizione per sfruttarli. La terza è la parte collaborativa. I computer hanno cambiato la modalità nella quale lavoriamo, leggiamo, ci informiamo, giochiamo, ci divertiamo, e ci hanno portato da una collaboratività individuale a una collaboratività di gruppo, che ha cambiato notevolmente il modo con cui lavoriamo nelle nostre aziende. Per finire sulla parte di apertura. Apertura significa software libero, API aperte, disponibili, e significa 3 cose sostanzialmente: mettere nelle vostre mani il controllo del computing e quindi il controllo del business. Secondo, darvi la possibilità di muovere in un'infrastruttura del genere il software che state già utilizzando, i programmi, gli applicativi che state già utilizzando nei vostri data center, e vi permette, se necessario, di muovervi verso altri operatori qualora se ne renda appunto necessario. Cominciamo con la sicurezza e comincio col dire che fino a qualche anno fa la sicurezza, riconosciamolo, era un freno all'adozione di servizi cloud pubblico. Questo è cambiato perché ad oggi la sicurezza è la motivazione principale, secondo noi, per adottare servizi di cloud pubblico. Lo dice Google, sì, ma non lo dice solo Google. Per esempio Gartner a febbraio ha rilasciato il Security Cloud Report, nel quale afferma chiaramente che le infrastrutture di cloud pubblico sono da considerarsi nettamente più sicure di qualsiasi implementazione on-premise. E un altro messaggio fondamentale è che utilizzando la Google Cloud Platform accedete agli stessi livelli di sicurezza di Google, delle sue applicazioni interne e delle sue applicazioni business. Non una infrastruttura simile, la stessa. I vostri dati, le vostre applicazioni girano come girano le applicazioni di Google. Sin dall'inizio, sin da 15 anni fa, Google ha avuto il problema di offrire dei servizi in un ambiente aperto, quindi non ha potuto applicare i concetti di sicurezza classica legati al perimetro, perché tutti gli utilizzatori erano fuori dal perimetro. Stiamo parlando di applicazioni chiaramente web-based. Quindi ha dovuto sviluppare una sicurezza layered, multilivello, in profondità, su ogni componente del sistema che vediamo elencate qui da destra a sinistra, partendo da destra alla parte hardware fino ad arrivare a sinistra alla protezione degli utilizzatori. Del network ha già parlato Sébastien, quindi gli investimenti, e perché un network che cifra tutti i dati in transito sia da voi a un data center, ma anche tra i data center, è molto importante per la vostra sicurezza, la sicurezza dei vostri dati. E chiaramente non possiamo coprire tutti questi livelli, e c'è una sessione, una breakout dedicata a questo pomeriggio, nella quale andremo a percorrere tutti questi livelli, quindi in questa sessione molto breve ci concentriamo su qualcuno. E partiamo per esempio dalla physical security. Sébastien ha parlato di 750 security engineer, ovviamente, ma ci sono anche moltissime altre persone che collaborano alla protezione di questa infrastruttura. Qui nell'esempio abbiamo citato le security guard, le guardie che proteggono i nostri data center. Nella foto c'è l'esempio del data center di Hamina in Finlandia, ma ci sono un sacco di persone che lavorano alle certificazioni, al rispetto delle normative internazionali ricordate da Sébastien, il GDPR. Se andiamo invece sulla parte hardware, una interessante innovazione in tema di sicurezza fatta da Google è il processore Titan.
Uno dei principi base su questo è che Google non dà fiducia a nessun componente del sistema. Quindi prendiamo un esempio: se una macchina virtuale deve andare a leggere un dato su cloud storage, assolutamente questa comunicazione, anche se avviene in un data center di Google, è considerata insicura. Quindi ogni componente, che sia adesso un componente hardware o un componente software, deve avere un'identità, deve avere un certificato, deve autenticarsi prima di effettuare un'azione. Ed è per questo che su tutti i nostri componenti viene installato questo piccolo processore Titan, che contiene al suo interno l'identità e i certificati che vengono utilizzati ad ogni tentativo di connessione con un altro componente della piattaforma, cifrando la comunicazione. Anche se per esempio due componenti sono nella stessa LAN o anche se sono fisicamente collegati. Nella slide come esempio abbiamo in questo caso una scheda di rete, quindi viene installato anche semplicemente in una scheda di rete. Facciamo un salto nella parte alta della pila ISO-OSI e parliamo di protezione dell'utente. I clienti che si appoggiano sulla nostra infrastruttura ci riportano che l'ultimo baluardo di sicurezza che gli rimane da proteggere è l'utente. L'utente che è oggetto di diversi tipi di attacco, di phishing, furto di password, ci sono anche utenti maliziosi, eccetera, eccetera. Una delle innovazioni che Google ha fatto è quella di investire nell'autenticazione a 2 fattori, essendo uno dei fondatori della FIDO Alliance e uno dei maggiori contributori. Questa modalità non si basa su delle one-time password o su dei codici temporanei di accesso che sono facilmente hackabili, scusate l'inglesismo, ma si basa su un certificato che è installato sulla chiavetta, che ci permette di autenticarci con 2 fattori, quindi con qualcosa che conosciamo e con qualcosa che possediamo. In Google ciascun dipendente utilizza questo sistema di protezione ed è considerato ad oggi uno dei meccanismi più avanzati per combattere il phishing. Veniamo a strumenti invece che Google mette nelle vostre mani per gestire la sicurezza dei vostri dati. Ci sono moltissimi di questi strumenti. In questa keynote abbiamo scelto di parlarvi della Data Loss Prevention API, che originariamente era disponibile sull'infrastruttura Gmail da molto tempo, ma adesso è stata estratta da Gmail, il motore DLP, ed è disponibile come servizio per tutte le applicazioni di Google e per tutte le applicazioni che volete anche voi costruire. È molto importante perché vi permette di fare sicurezza nel contesto, quindi contestualizzare i dati e quindi applicare delle policy opportune. E tutto questo viene fatto automaticamente grazie a queste API. Ed è proprio su questo punto che con Mattia cercheremo di mostrarvi in pratica come sfruttare questa funzionalità con una veloce demo. Grazie Gabriele. Come giustamente diceva Gabriele, l'idea adesso è di farvi vedere un attimo in azione queste tecnologie. In particolare vediamo l'ultima di cui raccontava Gabriele, che è appunto Data Loss Prevention API, una tecnologia appunto utilizzata internamente in Google ma anche in tanti dei nostri prodotti per assicurarsi che non ci siano appunto perdite non volute di dati. Quello che vedete qua è una chat, niente di nuovo, anzi tecnologia abbastanza anni 2000 probabilmente. La particolarità è che è una chat, cosa che succede sempre più spesso, utilizzata all'interno di un contact center, cioè tipicamente vado online, devo parlare con un'azienda e mi appare il pop-up che mi dice vuoi parlare con qualcuno. In questo caso io sono questo teorico ipotetico operatore di chat che sta parlando con Alice. In questo scambio di informazioni, come vedete, Alice mi chiede delle cose e mi mette delle informazioni personali, che sono il suo nome ovviamente, il suo numero di telefono, è una cliente americana, quindi il social security number, potrebbe essere il nostro codice fiscale, e altre informazioni. Io poi magari potrei anche interagire e aggiungere altre informazioni, come in questo caso gli chiedo se è la sua carta di credito e l'aggiungo semplicemente alla chat. Come spesso succede appunto in queste interazioni, se avete presente al telefono vi chiedono attenzione perché potrebbe essere registrata per questo fine, per quest'altro fine. Il problema di registrare e conservare queste informazioni è che, come vedete, ci sono tantissime informazioni personali che spesso non possono essere stoccate nei sistemi aziendali. E proprio questo tipo di tecnologia ci viene incontro perché, vedete, cliccando End Chat, quindi prima di trasferire questi dati in un luogo ben preciso e stabile,
Cosa fa questa applicazione utilizzando le DLP API? Riesce ad evidenziare tutte queste informazioni sensibili, come il nome in questo caso, il numero di telefono, la social security number, addirittura riesce a evidenziare le stesse informazioni all'interno dell'immagine che ci aveva mandato. Quindi addirittura riesce a coprire e mascherare queste informazioni all'interno di un'immagine. E ovviamente anche la carta di credito che abbiamo visto qua. Fatto questo, quindi, potremmo portare queste informazioni per analisi interne, come meglio crediamo, per le nostre esigenze di business. In aggiunta, anche se non strettamente legata al DLP API, vi faccio vedere che c'è un'altra API, che si chiama invece Natural Language Processing API, che permette qualcos'altro invece molto interessante in questo caso d'uso, che è la capacità di capire il testo, cioè quello che c'è dentro in questa chat. Permette quindi di capire la semantica di quello che è successo all'interno di questa chat ed riesce a estrarre, come vedete, gli argomenti, le entità all'interno appunto di questa chat e addirittura anche a fare un'analisi appunto di sentiment analysis, vedendo come va l'andamento teorico della soddisfazione sia del cliente e dell'agente. Qua c'è stato probabilmente qualche problema, ho risposto magari non nel modo più adatto. E Mattia, se ci trovassimo nella situazione di dover acquisire delle immagini per esempio un applicativo che possa essere adesso un ERP o un CRM, o nel caso per esempio di un'assicurazione che acquisisce immagini legate a un sinistro, come possiamo gestire le informazioni personali che ci sono in queste immagini? Assolutamente, essendo un'API è molto facile anche integrare la stessa API all'interno di un'applicazione video o fotografica. Esempio, qua vedete questa applicazione dove semplicemente prende una fotografia dal mio laptop. Magari dovrei, sempre nell'ambito di questa interazione con la chat, dovrei identificarmi mostrando quindi il mio volto e magari mostrando anche la mia carta di credito, come vedete in questo caso. Quello che succede è che io, prendendo questa fotografia, mando questa immagine alle nostre API e, come vedete, essenzialmente qua non succede nulla. Non succede nulla perché ovviamente questa carta di credito non è vera. Cosa vuol dire? Che questo numero che vedete qua essenzialmente riesce a riconoscerlo e capire che non è un numero vero di carta di credito. Se io adesso provo a fare esattamente la stessa cosa con un numero che invece è di una carta di credito, ovviamente non segnatevelo perché non vi porta molto lontano, semplicemente rispetto all'algoritmo delle carte di credito, dovreste vedere che riesce a riconoscere il numero stesso. Un secondo. Ecco, questo è l'effetto demo, classico. Demo effetto, perfetto. Perfetto. Alla prima, Esatto. l'abbiamo beccato. La questione è che, come vedete qua, essenzialmente, fatemelo fare l'ultima volta, ci sono diversi indicatori preconfezionati anche per diverse stati, quindi cosa ne so io, carta di credito, social security number, ci sono diverse cose che possono essere utilizzate e estratte, ad esempio anche qua per esempio la faccia. Adesso vediamo se siamo solo un po' più fortunati, perché la luce qua non è delle migliori. Ok, adesso ha funzionato. E vedete, avevo cliccato anche la faccia e così ha rimosso anche la mia stessa faccia. Quindi in questo caso il riconoscimento della carta di credito è il riconoscimento di un viso. Can we switch back to slides? Thank you very much. Quindi, messaggio finale per chiudere questo piccolo segmento legato alla sicurezza. Operando sull'infrastruttura GCP, scegliendo quindi di fare innovazione sulla nostra infrastruttura, avete accesso a questa sicurezza multilivello che viene gestita dall'operatore e quindi potete sfruttare tutta questa serie di innovazioni in termini di sicurezza messe a punto dalla Security Operations Center di Google. E il secondo messaggio che vi prego di ritenere da questo breve segmento è che la sicurezza deve essere considerata ad oggi non più un freno all'innovazione, perché i vostri sviluppatori ovviamente non devono più occuparsi di andare a proteggere l'infrastruttura che sostiene la vostra applicazione, ma invece diventa un enabler all'innovazione, perché i vostri sviluppatori si concentrano invece a risolvere i problemi di business, a portare innovazione al vostro business, a portare nuove idee. E proprio su questo tema, quindi su quali sono gli strumenti che avete per poter fare innovazione, passo la parola al prossimo speaker e chiamo sul palco il nostro collega Paolo Spreafico. Grazie a tutti.
Grazie Gabriele, benvenuti a tutti anche da parte mia. Con me sul palco c'è Andrea che ci aiuterà con un paio di demo per esplorare la parte di intelligence, quindi la parte in cui andiamo a dimostrarvi con una serie di soluzioni come sia possibile estrarre valore, estrarre intelligenza dai dati che sono gestiti dalle applicazioni all'interno della Google Cloud. Siamo un po' meno anziani di Gabriele e Mattia, io sono in Google da 8 anni, Andrea credo da 2, ecco insieme arriviamo anche noi a 10, quindi concedeteci comunque il credito da questo punto di vista. I dati sono il carburante delle applicazioni. Delle applicazioni senza una buona gestione del dato servirebbero a ben poco e Google da questo punto di vista è assolutamente una data-driven company. Da parecchi anni che rilasciamo sul mercato in forma di progetti sulla comunità open source oppure in forma di white paper trattati come MapReduce addirittura nel lontano 2004, più recentemente TensorFlow per la parte di machine learning. Questo perché? Perché nella nostra storia abbiamo dovuto sviluppare tutta una serie di tecnologie e la capacità di eseguirle tramite la nostra cloud che ci ha permesso di formulare delle analisi che ci permettessero di prendere decisioni accurate e portare il business nella giusta direzione. Il tutto ovviamente alla scala di Google. Prima Gabriele citava le applicazioni, le 7 applicazioni che gestiscono più di 1 miliardo di utenti. Potete immaginare che la mole di dati che Google si trova ad analizzare giornalmente è molto vasta e quindi abbiamo dovuto pensare a un qualcosa di estremamente scalabile. Cloud Spanner. Cos'è Cloud Spanner? Cloud Spanner è il primo database transazionale e relazionale che scala orizzontalmente come un database NoSQL. Questo perché? Perché pensiamo sia importantissimo comunque dare allo sviluppatore la possibilità di delegare al motore, all'RDBMS, la possibilità di gestire le transazioni senza perdere però la capacità e la snellezza della scalabilità orizzontale delle applicazioni NoSQL. Cloud Spanner è diventato generally available a maggio di quest'anno e potete già utilizzarlo all'interno della piattaforma per creare le vostre applicazioni. Cloud Spanner utilizza SQL, utilizza lo standard SQL ANSI 2011 che è un'ottima semantica per appunto rendere le vostre applicazioni transazionali, ma anche per rendere il vostro dato coerente e scalabile a fronte della distribuzione geografica. Una delle cose molto belle che Cloud Spanner fornisce alla nostra clientela è l'Automatic Synchronous Replication su base geografica. È cioè possibile creare un'istanza Cloud Spanner su centinaia di nodi distribuiti all'interno della Cloud Platform di Google e avere la garanzia della coerenza del dato. Quindi se avviene un update, una modifica, una cancellazione di un dato ospitato in un nodo su una regione europea, ho la garanzia che quel dato venga replicato in maniera istantanea e coerente all'interno di tutto il cluster del database. Spanner è usato da molti anni all'interno di Google, è attualmente utilizzato da più di 100 applicazioni all'interno di Google ed è assolutamente un sistema estremamente testato. Pensate che uno dei sistemi core business di Google, che è Google AdWords, utilizza Spanner come motore di database per gestire i propri dati dei nostri clienti. Detto questo, vediamo Spanner in azione. Quindi passo la parola ad Andrea che vi mostrerà come è possibile creare un'applicazione tramite Spanner che gestisce degli eventi su scala globale, quindi assolutamente deve essere un'applicazione scalabile, ma lo deve fare in maniera transazionale, proprio perché è un'applicazione che gestisce la vendita di ticket. Nessuno di voi, immagino, voglia trovarsi nella situazione di aver comprato un ticket a Milano che è già stato magari venduto dall'altra parte del mondo. Ecco, vediamo come Spanner gestisce anche questi aspetti. Grazie Paolo, buongiorno a tutti anche da parte mia. Abbiamo appunto sentito di questo nuovo database recentemente rilasciato da Google che unisce il meglio del mondo SQL al meglio del mondo NoSQL. Come prima cosa vorrei mostrarvi quanto è semplice creare un database con Spanner. Pensiamo a quanto è difficile farlo in casa, dobbiamo pensare alla gestione della coerenza del backup e degli snapshot, pensare alla replica, failover e quant'altro. Con Spanner creare un database in 3 diverse region del mondo o semplicemente in Europa, come farò adesso con 10 nodi, è un'operazione che richiede, come potete vedere, esattamente pochi click. Ecco, la nostra istanza di database è creata. Perché l'abbiamo creata? Perché abbiamo preparato un'applicazione di demo per mostrarvi le potenzialità del servizio che prevede appunto, come accennava Paolo, di permettere di cercare
degli eventi e di acquistare dei biglietti per gli eventi stessi. Per forza di cose questa applicazione deve risultare decisamente performante. Non possiamo permetterci di perdere clienti perché una ricerca di un evento è lenta o perché l'acquisto di un biglietto risulta particolarmente lento e macchinoso. Inoltre abbiamo bisogno che a livello mondiale ci sia un unico inventario che contiene la disponibilità dei biglietti e giustamente un biglietto può essere venduto una sola volta. Vediamo ora la mappa che mostra come sono distribuiti in questa applicazione i nodi del database di Spanner che sta dietro questa applicazione di demo, quindi in America, in Europa e in Asia. E in questo momento stiamo gestendo 600.000 vendite di biglietti al minuto, quindi 600.000 transazioni a minuto su un database distribuito a livello geografico. Quindi stiamo garantendo un servizio deliverato a livello mondiale, ma allo stesso tempo, dato che stiamo vendendo biglietti, stiamo anche garantendo la transazionalità dell'applicazione, rispettando quindi le 4 proprietà ACID a cui tutti siamo abituati con i database relazionali classici. Come si presenta lo schema di questa applicazione? Nulla di nuovo, dovrebbe risultare molto familiare alla maggior parte dei presenti in questa stanza, perché è uno schema tipico dei database relazionali. Vi invito solo a notare la tabella in basso con i ticket venduti, che al momento ha 1,8 miliardi di record. Quindi questo database sta davvero sostenendo l'urto che stiamo simulando da circa 1 miliardo di utenti che stanno simulando questa applicazione. Ora proviamo a eseguire una query che individua tutti gli eventi per cui ci sono ancora dei biglietti disponibili in Italia tra oggi e domani. Avete visto che l'esecuzione della query ha richiesto 337 millisecondi, quindi circa mezzo secondo, e come vedete la query è scritta in SQL. Quindi per utilizzare Spanner non c'è bisogno di imparare una nuova sintassi, un nuovo linguaggio per interrogare il database. I developer, gli sviluppatori di una qualunque organizzazione possono progettare lo schema come hanno sempre fatto su un database relazionale e possono lanciare query in SQL. Questa query ha impiegato circa mezzo secondo per restituire i risultati, ovviamente mentre il database è bombardato dall'urto del traffico generato da circa 1 miliardo di utenti, mentre sta simulando 600.000, sta davvero effettuando 600.000 transazioni al minuto. Prossimo passaggio, nella vita reale tipicamente le applicazioni vanno evolute prevalentemente tramite 2 modi. Innanzitutto la modifica dello schema. Capita tante volte che nel tempo prima o poi dovrò fare delle modifiche al mio database. Bene, con Spanner possiamo fare tutto a caldo, quindi siamo in grado di effettuare delle modifiche sullo schema continuando a garantire la coerenza delle transazioni e senza causare downtime dell'applicazione. E inoltre siamo in grado anche di scalare orizzontalmente. Auguro a tutti il bellissimo problema per cui stiamo avendo molti più utenti di quelli che ci aspettavamo, però appunto dobbiamo essere in grado di scalare orizzontalmente, qualità tipicamente offerta dai database NoSQL, ma possiamo farlo anche in Spanner. Il database che si trova dietro l'applicazione su cui stiamo simulando il traffico di 1 miliardo di utenti, al momento ha 35 nodi distribuiti a livello mondiale. Io adesso da 35 nodi salgo a 50 nodi. Ed ecco che il database ha scalato orizzontalmente, da 35 nodi a 50, e in un attimo siamo in grado di supportare molto più traffico di quello che magari ci aspettavamo. Vi mostro anche la schermata che dimostra che quello che vi sto dicendo è vero, perché il database in questo momento sta ingerendo dati per circa 700 megabyte al secondo a seguito del traffico che stiamo generando ed ha una dimensione di 21,8 terabyte. Concludo dicendo semplicemente che Spanner è davvero un prodotto eccezionale che unisce appunto il meglio del mondo SQL. Abbiamo visto come siamo in grado di usare SQL, abbiamo uno schema tipico dei database relazionali e siamo in grado di effettuare transazioni perché stiamo vendendo biglietti, al meglio del mondo NoSQL. Vi ho appena mostrato come sono stato in grado di scalare orizzontalmente. Tutto in un database altamente affidabile, distribuito su più region a livello mondiale e soprattutto fully managed, completamente gestito da Google. Quindi voi dovete esclusivamente concentrarvi sul rendere la vostra applicazione sempre più bella, sempre più fruibile per i vostri utenti
e non sull'IT Operation, che invece viene gestita interamente da Google, perché come accennava prima Paolo, Spanner sta dietro moltissimi prodotti business critical di Google da moltissimi anni, e questo mi auguro possa essere sinonimo di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Con questo cedo di nuovo la parola a Paolo. Grazie Andrea. Ecco, Andrea nel preparare l'applicazione che vi ho appena mostrato non si è occupato del setup dell'infrastruttura, di software update, della replica su multi-region. Sono tutte cose che sono state delegate al motore del database. Ha semplicemente dovuto implementare la logica applicativa che sostanzialmente è sottesa al business che doveva supportare. Una nota: come è stato possibile per Spanner diventare un database scalabile da un lato e coerente dal punto di vista della trattazione dell'informazione? Due cose. Una è la rete di Google. La rete di Google interna permette sostanzialmente, con una latenza molto molto ridotta, di replicare l'informazione e renderla coerente su base mondiale, garantendo la disponibilità del servizio. La rete globale di Google è interamente gestita da Google, quindi siamo in grado di fare il routing di tutti i pacchetti in maniera autosufficiente. Dall'altro lato, una cosa molto importante che è stata utilizzata per sincronizzare i transaction log utilizzati dai vari nodi di Spanner è l'Atomic Clock, il servizio di timestamp che ogni singolo nodo del database va a gestire in maniera autonoma. Questo rende il tutto molto efficiente e permette appunto di andare a realizzare una replica multi-region. Detto questo, una volta che ho sostanzialmente messo in piedi un sistema altamente disponibile, affidabile e scalabile che mi gestisce il mio dato, devo andare a trovare delle forme per utilizzare il mio dato, per mettere a fattor comune delle cose che mi permettono di estrarre intelligenza da questo dato. Per fare questo, il servizio principe all'interno della Google Cloud Platform si chiama Google BigQuery. Google BigQuery è un sistema che permette di implementare un data warehouse aziendale, creando un sistema di analytics interattivo che permette di fare delle query su terabyte di dati o petabyte di dati in secondi o in minuti, invece che impiegando delle ore o addirittura dei giorni. BigQuery scala automaticamente, non richiede nessun tipo di setup o amministrazione, per esempio non devo fare operazioni quali creazione di table space o creazione di indici, sono tutte cose delegate al motore analitico. Permette di fare uno streaming fino a 100.000 righe al secondo, quindi anche il feeding dei dati all'interno di BigQuery può essere molto performante, permettendo l'implementazione di analytics real time, ed è facilmente integrabile con software di terze parti. On top a questo abbiamo recentemente rilasciato un servizio per popolare BigQuery con dei dati in maniera, diciamo così, out of the box. Questo servizio si chiama BigQuery Data Transfer Service e permette molto velocemente di prendere dei dati che per esempio arrivano dal nostro mondo advertising, per esempio da AdWords, da DoubleClick o da YouTube, e popolare BigQuery per abilitare delle analytics, per esempio per capire se una campagna pubblicitaria che sto conducendo sta andando nella giusta direzione. Come vi dicevo, BigQuery è un sistema open e il fatto che open, per esempio, utilizza SQL ha permesso che un sacco di partner tecnologici si sono impiegati, si sono committati nel rilasciare delle soluzioni che si integrano con BigQuery. Probabilmente in questa slide vedete anche qualcuna delle soluzioni che magari già state utilizzando. Ecco, importante dire che il passaggio a BigQuery è anche facilitato da questo tipo di approccio. Anche in Italia abbiamo dei service partner su cui potete appoggiarvi per sviluppare delle applicazioni on top a BigQuery. Qui ne vedete riportati alcuni. Quindi, riassumendo, BigQuery come strumento per implementare un data warehouse aziendale. E questo è un caso d'uso molto tipico che vediamo sul mercato. Un altro caso d'uso molto tipico che vediamo è lo shift, la traslazione di sistemi Spark o Hadoop che richiedono on-premise, manutenzione dei server, molto, diciamo così, attività molto dolorose dal punto di vista della manutenzione, voler andare in cloud. E qui offriamo un servizio che si chiama Google Cloud Data Proc, che sostanzialmente vi consente, vi permette di deployare le vostre applicazioni Hadoop o Spark on top alla Cloud Platform, anche qui con un servizio totalmente gestito da Google. Infine, un caso d'uso tipico che vediamo è quello relativo ai real-time streaming analytics.
Spesso le aziende cominciano nel fare analisi dei dati in modalità batch. Il passo successivo è passare a ridurre la latenza, rendere queste analisi real time, magari per creare un motore di raccomandazioni per un sito e-commerce o cose di questo tipo. Ecco, PubSub, il nostro motore di queue and messaging, diventa funzionale allo scopo di pubblicare degli eventi e fare in modo che l'elaborazione di questi eventi avvenga in maniera sincrona. Dataflow rappresenta invece l'oggetto che viene utilizzato per creare delle pipeline di trasformazione del dato. Per esempio voglio unire un paio di data source, oppure voglio andare a ordinare dei dati, tipiche operazioni ETL. Infine BigQuery, in quest'ambito, rimane comunque l'ambito, diciamo così, il data warehouse in cui i dati vanno a confluire per fare delle analisi. Detto questo, un'altra cosa importante che va assolutamente fatta è tutto l'aspetto che pertiene al discorso dell'artificial intelligence. Lì, su questo argomento stiamo facendo molto da un punto di vista anche di democratizzare l'approccio, cioè aprire l'approccio alla tematica di artificial intelligence a più persone possibili. La pubblicazione di progetti open source quali TensorFlow vanno in questa direzione, ma anche la creazione di un servizio, anche qui managed, che permette di eseguire questi algoritmi TensorFlow in fase di training o in fase di esecuzione on top alla Google Cloud Platform. E questo servizio è Cloud Machine Learning Engine, che è disponibile all'interno della piattaforma e di nuovo vi permette di andare a eseguire in maniera efficiente i vostri algoritmi TensorFlow su CPU o su GPU sottostanti. On top a questo già Sebastiano accennava a tutta una set di API che abbiamo reso disponibili per fare anche il passo successivo, cioè utilizzare direttamente gli algoritmi allenati con la knowledge base di Google per andare a fare cose del tipo andare a analizzare delle immagini per estrarre del contenuto. E qui abbiamo le Vision API che fungono allo scopo. Le Vision API, tra l'altro, sono uscite un anno fa in General Availability e hanno già taggato, hanno già parametrato più di 1,5 miliardi di immagini. Quindi è stato un grosso successo e siamo molto fieri di portare avanti questo discorso. Stanno arrivando innovazioni, le Vision API molto velocemente supporteranno anche la possibilità di appoggiarsi alla knowledge graph di Google Search, oppure di ottimizzare anche il processo di OCR, che è già possibile, ma anche per documenti che risultano più, diciamo così, complicati. Ma la mia API preferita è quella che adesso Andrea vi andrà a mostrare, che è relativa all'analisi dei video. Tenete presente che i video stanno diventando il contenuto più diffuso su internet. Solo su YouTube in un minuto vengono caricate più di 100 ore di video. Okay? Analizzare questi contenuti con una tecnologia quale quella che Andrea vi mostrerà diventa nodale anche per ottimizzare il vostro business. Prego Andrea. Grazie Paolo ancora. Per mostrarvi le potenzialità delle Video Intelligence API vi invito un attimo a seguirmi mentre provo a raccontarmi questo video. Quindi vediamo un'auto che si muove su una strada di montagna, un appartamento, una ragazza che scende da un'auto, da un taxi, un cane felice magari del fatto che stanno per entrare i padroni, che sono stati con la famiglia presumibilmente a una festa di compleanno, e potrei ancora andare avanti. Che cosa sto facendo? Sto descrivendo questo video. Esattamente ciò che fanno le Video Intelligence API, sono in grado di descrivervi quello che accade nel video. Infatti, in particolare, a seguito di una singola richiesta fatta alle Video Intelligence API per questo video, siamo in grado di ottenere di fatto la descrizione di quello che c'è nel video. Quindi, ad esempio, è stata individuata un'auto, giusto, l'abbiamo vista tutti, è stato individuato un cane in questo punto del video, giusto, e se andassimo un po' più avanti vedremmo anche una torta di compleanno. Quindi un'attività decisamente onerosa che mi chiederebbe molto tempo, in realtà riesco a portarla a termine con pochi secondi chiamando un'API. Ma le potenzialità di questo strumento possiamo apprezzarle ancora di più se ci mettiamo in una condizione in cui magari si trovano molte aziende, cioè disponibilità di molti video, ma una certa difficoltà a trarne dei benefici in tempi ragionevoli. Quindi, ad esempio, io vorrei creare un video con i momenti salienti a partire da tutti questi filmati, oppure vorrei molto semplicemente averli indicizzati in modo tale che io possa cercarci dentro per parole chiave. E qui le Video Intelligence API si apprezzano ancora di più. Proviamo a cercare in tutti questi video tutto ciò che è inerente al baseball. Ed ecco che ottengo 3 risultati di ricerca. Nel primo video il baseball compare in quasi tutti i punti del video, come possiamo vedere. Nel secondo video compare certamente all'inizio, giusto.
Nel terzo video ci sono un paio di secondi, come possiamo vedere, in cui effettivamente c'è qualcosa di inerente il Super Bowl, che è stato molto cercato su Google nel 2016 degli Stati Uniti. Ma proviamo a fare un'altra ricerca. Fa caldo, tutti magari vorremmo essere al mare, cerchiamo spiaggia ed ecco che abbiamo ulteriormente altri risultati di ricerca, quindi un video su Barcellona con un paio di punti in cui effettivamente compare spiaggia, giusto? Un video di Rio de Janeiro con 4 punti dove compare qualcosa di inerente alla spiaggia e un video dove apparentemente non sembra che la spiaggia c'entri molto, ma c'è un frame in cui appunto c'è qualcuno che è in spiaggia. Possiamo effettuare una terza ricerca, ad esempio cercando cane, ed effettivamente il video che vi ho mostrato all'inizio viene restituito perché in un certo punto di quel video stesso effettivamente c'è un cane, così come c'è in 2 punti di questo video di Google Photos, quindi all'inizio è verso metà. Quindi un'attività che richiederebbe molte ore tipicamente viene resa fruibile in pochi secondi in un modo estremamente semplice, perché basta fare una richiesta verso le Video Intelligence API per ottenere questi risultati. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, cedo nuovamente la parola a Paolo. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Con questo abbiamo concluso il nostro intervento sulla parte di intelligence. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che le nostre soluzioni vi abbiano interessato. E il messaggio più principale che voglio portarvi è quello che la Google Cloud dispone di tutti i building blocks per andare a costruire una soluzione che vi permetta effettivamente di estrarre intelligenza dai vostri dati. Vi invitiamo quanto prima a provare le nostre soluzioni direttamente sulla cloud. Grazie ancora e passo la parola al prossimo speaker, che dovrebbe essere Dariush. Eccolo qua, Dariush Golgiani. Hello everyone, good morning. La prima buona notizia è che queste parole insieme al mio nome sono quanto di esotico resta di questa presentazione che faremo in italiano. Alcune comunicazioni di... C'è un'altra buona notizia, magari sì, magari no, valutate voi. Dalla regia mi comunicano che siamo circa 20 minuti in ritardo e di trarne le debite conseguenze. Quindi cercherò di procedere, come dire, seguendo il ritmo incalzante che spero abbiate apprezzato della mattinata. Abbiamo toccato tante tecnologie, l'intelligenza artificiale, il machine learning, la sicurezza dell'infrastruttura che vede enormi investimenti, la demo sul data loss prevention, ma ancora di più oserei dire la nostra capacità ingegneristica, sulla quale dibattito interno potremo raccontare molto di più, no? Sulla capacità di sviluppare tecnologie di connessione sempre più capienti, piuttosto che l'abbiamo visto processori sempre più veloci, sempre più specializzati. Mi preme citare e sciorinare qualche dato, le nostre TCP per il machine learning, 180 teraflop per singolo device, fino a 11 petaflop e mezzo in cluster di capacità a disposizione dei vostri algoritmi di DeepMind. Tutte tecnologie che sono sicuri sapranno dare spunto alla vostra capacità di innovare, di creare prodotti e soluzioni in risposta a quelle che sono le esigenze del mercato e delle vostre aziende. Spero di non peccare di immodestia nell'essere qui sul palco e dirvi che però secondo me c'è molto di più di questo, e spero che vogliate seguirmi, diciamo, nella presunzione e nell'audacia di volervi guidare dall'immanenza di queste tecnologie alla trascendenza di quello che per lo più vi sto per raccontare. Riteniamo in Google che l'intima essenza dell'innovazione risieda il 10x thinking, quello che porta all'emergere di quelle nuove idee che costituiranno la base, il fondamento delle nuova generazione di soluzioni a venire, risiede all'interno di processi e prodotti con forti caratteristiche abilitanti la collaborazione, la capacità di lavorare insieme per raggiungere i risultati migliori, per raggiungere risultati nuovi. L'anno scorso ci eravamo lasciati, per chi c'era nel nostro evento Atmosphere, su una riflessione sul tema della modernità, che per noi avevamo detto costituiva, al di là della ilarità dei più cinici, che spero che nel frattempo si siano ricreduti, l'aspirazione a muovere da una onnipresente contemporaneità a una prospettiva futura. Oggi, a distanza di un anno, ritengo che il tema sia la contemporaneità
della prospettiva futura. E spero, a sconto dell'immodestia, della presunzione e dell'audacia, di essere in grado di argomentarvi questa premessa trascendente. Il successo della G Suite, il nostro prodotto di collaboration, spero che nelle premesse siate riusciti a intuire dove volevo arrivare, sta non tanto e non solo nella sua capacità di aver saputo intercettare e dare una risposta soddisfacente, a detta di molti dei nostri clienti ancora oggi più soddisfacente delle soluzioni presenti sul mercato a quelle che erano esigenze emergenti da nuovi trend socio-tecnologici, e non ve li vado a citare, ma anche e soprattutto nella sua capacità a partire da quel processo che parte dallo stimolo all'ingaggio proattivo delle persone, passando per il supporto a una interazione fluida ed ergonomica, fa emergere all'interno dell'azienda quell'humus di creatività che costituisce il fondamento dell'innovazione. Innovazione che è la base, per quanto ci riguarda, di quella trasformazione su un percorso di evoluzione, se volete in ossequio al mainstream mediatico in senso digitale che stiamo cercando. Mi sorprende molto l'attualità di questi temi che portiamo al mercato ormai da tantissimo tempo. Perché? Perché queste tecnologie, qualcuno avrà sbirciato la slide, non sono delle soluzioni nuove. Le troviamo sul mercato ormai da 10 anni. I numeri ci danno uno spaccato interessante. La G Suite, questa suite di collaborazione, nasce nel 2006, come prima del suo genere totalmente in cloud. Conta oggi su 3 delle app più di 1 miliardo di installazioni su device mobile. Più di 3 milioni di aziende la utilizzano per dare stimolo a quel processo di creatività di cui vi parlavo. Ma allora vi chiederete, qual è la prospettiva futura all'interno di questa stantia contemporaneità? Beh, la cosa interessante è che nonostante tutto questo, ritengo noi siamo solamente all'inizio di un nuovo ciclo di innovazione che ci porterà a rivoluzionare totalmente il rapporto con una serie di strumenti molto familiari, sono 10 anni che ci accompagnano, ma che incontrano oggi un limite e sono alieni rispetto alla stragrande maggioranza degli utenti nella capacità di trarne, se non il massimo, molto di più. E gli spazi di recupero sono enormi per quanto riguarda il rapporto, ad esempio, con il word processor, ad esempio la user experience dell'utente con il foglio di calcolo, piuttosto che con le slide, piuttosto che nella capacità di sviluppare sopra questa stessa piattaforma per intercettare esigenze di workflow proprie della mia azienda, proprie dei miei clienti ed allargarne il perimetro. Perché vi chiederete, sei convinto, siamo convinti che siamo all'alba di una nuova era di innovazione che vedrà esplodere quest'area? Perché siamo in grado, lo abbiamo già fatto, ne vediamo oggi i risultati, ve li illustrerò a brevissimo, di integrare quelle che sono le tecnologie per le quali siamo riconosciuti leader tecnologici di mercato, che hanno costituito quella che è l'elemento differenziante delle nostre soluzioni, e cioè l'artificial intelligence, il machine learning, i nostri big data, all'interno delle soluzioni di collaborazione per risolvere proprio questo tipo di problemi, la cui soluzione ritengo costituisce in buona sostanza elemento fondamentale per decrittare il percorso che porta alla capacità di creare nuove idee, che è alla base della capacità dell'azienda di trasformarsi, di evolversi per diventare più innovativa, per essere in grado di intercettare meglio e più velocemente le opportunità del mercato, per essere in grado di interpretare in maniera nuova, se volete più efficiente, più efficace, la propria attività. Ma qual è il catalizzatore di questa straordinaria azione? È un elemento vecchio come il concetto di imprenditoria, o se volete ancora più vecchio di questi. I nostri colleghi d'Oltremanica direbbero che il segreto è avere delle big ideas, cioè quelle idee che costituiscono il fondamento dell'innovazione all'interno dell'azienda. Le big ideas sono il risultato, lo abbiamo detto, di processi creativi complessi all'interno dei quali le persone esprimono la loro creatività. Per quanto riguarda i processi complessi, per quanto riguarda noi, ci sono 3 grossi elementi che ostano, come dire, al raggiungimento di questo obiettivo. L'analisi ci dimostra che essenzialmente i fattori sono 3.
la non sufficiente ergonomia dei tool nel creare connessioni tra le persone, l'incapacità di creare spazio all'interno della mia agenda, oberata dalla mia quotidianità, da dedicare ad attività di valore aggiunto come quelle che riguardano la creatività. L'incapacità dei tool ad oggi, lo dicevo in premessa, di elevare la mia produttività, di mettere a disposizione il meglio di quello che il web e i miei colleghi sanno offrire per risolvere i miei problemi. Lo sforzo, il risultato dell'evoluzione di questi stessi prodotti che noi stessi usiamo, Google Sheet, Google Docs per collaborare, piuttosto che sfruttare la loro forte integrazione col calendar e con la chat per comunicare, piuttosto che lo spazio di archiviazione Drive per connettere persone, documenti e progetti, il tutto in estrema sicurezza, è il risultato dello sforzo per risolvere questi tre fattori critici. Proviamo a dare uno sguardo a volo d'uccello, no, ad alcune di quelle che sono le soluzioni a questi tre problemi che richiamo. Connettere le persone, creare spazio in agenda, aumentare la mia produttività. Lo abbiamo detto in premessa, l'intelligenza artificiale e big data costituiscono un elemento fondamentale del percorso per arrivare a questo risultato. Aumentare la mia produttività a partire da quella che è, ad esempio, l'esigenza di recuperare e accedere ai miei documenti. Già oggi qualcuno di voi, chi utilizza Google Drive, potrà vedere che accedendo a questo strumento dalla propria app mobile troverà non solo la classica lista di file o di cartelle, ma troverà già oggi a portata di clic alcuni file. Questa selezione è il risultato di che cosa? Del comportamento analizzato dallo strumento, delle informazioni a contesto che io ho in chat all'interno del mio calendar, al fine di potermi proporre quella che secondo lo strumento e secondo i comportamenti analizzati è il file che ha maggior probabilità di essere richiesto. Già oggi, sorprendentemente, le analisi ci dicono che il 40% dei contenuti cliccati è il risultato di questa interazione. Quest'altro esempio è un po' più sulla capacità di abilitare un lavoro smart. La feature si chiama Explore e la premessa è questa. Il foglio di calcolo, come dire, è stato una pietra miliare nella nostra capacità di analizzare, di analisi matematiche e statistiche di dati, portata, come dire, a una vasta platea. Ma ancora oggi costituisce la complessità di questo strumento una barriera all'ingresso per la vasta maggioranza di quelli che sono i nostri utenti informatizzati. L'esempio classico, immaginiamo di dover analizzare un set di dati di un punto di vendita di un retail e di voler capire qual è il codice articolo che realizza il più alto volume di vendita con maggior frequenza all'interno delle varie aree geografiche dove mi trovo. Cosa che si traduce, e non sono uno esperto, ma spero che l'80% di developers in sala che ha mostrato quel grande entusiasmo quando abbiamo visto la demo di Spanner possa esservi familiare, si traduce più o meno come la formula che vedete là in basso. Immaginate se invece di doverla computare in questa maniera, tramite l'API di Natural Language Recognition, io potessi chiedere al tool, come ho fatto prima, dimmi qual è l'articolo che risponde a queste caratteristiche. E il tool stesso, interpretando le mie richieste, fosse in grado di tradurle in quella formula. Quando anche non fosse necessario semplicemente cliccare su un set di dati e aver proposto dal tool, senza che io neanche debba, come dire, esprimere lo sforzo logico di cercare dei dati, alcune statistiche che mi vengono trasformate in una versione grafica con la quale io posso interagire. Ma non è solo questo, abbiamo detto, no? Si è parlato di connettere persone, collaborare, condividere strumenti. In questo senso anche gli sforzi sono tanti. L'architrave del nostro impianto è Google Drive, no? Quello strumento che vi ho citato prima, che serve per connettere persone, contenuti e progetti, che viene usato essenzialmente dai nostri utenti per tenere dietro quel complesso progetto, per stimolare quel complesso processo di stimolo della creatività, per raccogliere, valorizzare eventualmente i contributi della più ampia platea di collaboratori aziendali disponibili. Sono già 0, adesso accelero di brutto, quindi vi sentirete parlare molto più veloce di così. Tenete presente, questo strumento ha già 800 milioni di monthly active users. Avete visto le 8 più una meraviglia di Google, la slide che avete visto prima? Questa probabilmente sarà la 10ª applicazione che nel giro di qualche mese raggiungerà il miliardo di utenti in Google.
Già oggi viene utilizzata ampiamente per condividere strumenti, le novità sono che abbiamo deciso di passare da una prospettiva personale di questo strumento a una prospettiva di team, laddove i contenuti e l'attività di un gruppo di persone possano essere maggiormente strutturate e nel rispetto della condivisione delle informazioni, no? Queste possano essere in qualche modo tracciate e che queste restino di pertinenza del team, in modo che se succede, come succede spesso in azienda, che qualcuno passa da un progetto all'altro, queste stesse restino nella disponibilità del team e non ci si debba preoccupare del passaggio di carte e quant'altro. Non ci siamo neanche dimenticati della compliance su questo strumento, abbiamo recentemente annunciato Vault per Drive e Team Drive, che è uno strumento che mi permette di gestire ad esempio che cosa? La retention, la litigation hold, piuttosto che risalire indietro alle interazioni sui file e garantirne l'auditability. Non ci siamo neanche dimenticati di fornirvi strumenti come AppBridge per migrare, ove lo voleste fare, le vostre file directory on-premise sul cloud, così come integrare attraverso uno strumento che si chiama file streaming all'interno di quelli che sono le file directory di Mac piuttosto che di Windows, l'accesso ai contenuti sul web. Siamo fortunati perché su questa slide ve l'ho già raccontata. Due annunci molto importanti per quanto riguarda la capacità poi di connettere persone. Uno è di questo, qualcuno prima ha detto uno strumento molto anni 2000, la chat. Molto vero, ma anche uno strumento essenzialmente familiare ed ergonomico, è aumentato di molto la produttività ed è diventato, come dire, estremamente familiare. Hangout Chat è il tentativo anche qui di elevare una prospettiva individuale punto punto ad una interazione di team con la creazione di stanze dove possono essere raccolte le conversazioni fortemente integrate con quelli che sono gli strumenti di collaboration docs, con la capacità, come dire, di ospitare asset e file di pertinenza del lavoro di team. Un altro strumento estremamente popolare, questa è la nostra nuova soluzione enterprise di videoconferenza, ricostruita da zero. L'idea è quella di volerla far diventare lo strato di comunicazione e di connessione, come dire, all'interno di quella che è l'ampia platea di utenti che girano intorno all'azienda. E quindi non solo tra collaboratori appartenenti alla stessa organizzazione, ma anche tra collaboratori, fornitori, clienti che operano fuori dall'azienda. Accedere a questa chat è semplicissimo, lo si può fare da calendar, da un link condiviso, dall'app mobile, da un bridge telefonico nel caso in cui la connessione non sia favorevole. E udite, per accedere a questo strumento non c'è bisogno di essere sulla stessa piattaforma, non c'è bisogno di avere un client, non c'è bisogno di avere un account, non c'è bisogno di avere una Gmail e non c'è neanche bisogno di scaricare software, plugin per accedere. Questi sono i tre elementi che costituiscono, come dire, l'architrave della collaborazione e lo sforzo è quello inteso a eliminare tutte le complessità che oggi hanno posto limite all'accesso alla più vasta platea informatizzata e, permettetemi di dire domani, non informatizzata, a questo tipo di strumenti. Fra l'altro qua faccio un brevissimo inciso, venite più tardi, ci sono 2 breakout session con 2 dei nostri partner dove raccontiamo esattamente questo tipo di esperienza, questo passaggio dall'immanente al trascendente e come nella realtà si sono concretizzati quei benefici trascendenti di cui vi ho parlato prima. Si è parlato però, e qui abbiamo visto, 80% sono sviluppatori, anche di tool di sviluppo, di integrazione che permettono di sviluppare e ampliare quello che è il perimetro della piattaforma. Abbiamo aggiunto diverse funzionalità in questo senso. Ci sono delle API che vi permettono di integrare le singole applicazioni all'interno dei vostri strumenti. L'esempio classico è quello di un'infrastruttura IoT che ha uno spool di dati che voglio raccogliere sullo sheet, ad esempio, per renderli disponibili, piuttosto che per usarlo come il layer di integrazione per fare altre attività. Un altro strumento interessante sono gli add-on, sono costruiti su delle piattaforme potentissime e permettono di accedere a informazioni e funzionalità delle vostre applicazioni direttamente dal contesto della mail, scatenando dei workflow aziendali sulla base del contesto della mail stessa. L'esempio classico qui è l'integrazione tra la mail CRM,
Ricevo una mail da un mio cliente, una richiesta di intervento dove sono indicati il codice cliente, il codice intervento. Nel caso classico sarei costretto a muovere tra le due applicazioni. Le statistiche dicono che il costo è di circa 20 minuti di tempo. Con gli add-on posso creare delle integrazioni che mi permettono di accedere all'applicazione CRM direttamente nel punto richiesto sulla base del contesto delle informazioni ed eventualmente già sulla pagina che mi permette di scatenare il workflow che è necessario per dare corso a questa richiesta. Non ci siamo neanche dimenticati di indirizzare quelle che siano le esigenze più spinte, di indirizzare lo sviluppo di applicazioni più robuste sopra questa piattaforma. Il tool qui si chiama AppMaker. Io tiro un attimo un respiro e lancio il video. You're on Google, and you're enjoying the collaboration products, mail, calendar, contacts. However, you also have this need for business process to be automated. Our agency, they don't have the money to do a full-fledged app. They just need something simple that makes their life easier. Right now we have the blue form because it's a blue sheet of paper. The Wyoming Flexible Benefits Enrollment Plan? You're filling it out and signing it, and then they have to data entry all that back in. 10,000 people, a lot of blue trees. We were able to make this an app maker. We showed it to our HR department, and they were so excited. Honestly, at first I was very skeptical. It just seemed too easy. Like, oh yeah, I drag and drop a couple little things. What do I care? I'm a real developer. I don't use these little gadgets. But as I got to use the tool more, I was like, wow, you know, this really can do some pretty cool stuff. I was able to develop a relatively sophisticated app for login monitoring. From ideation all the way through the final delivered app to our administrators for them to use was 5 weeks. And that's just unheard of in any other kind of product lifecycle. Why AppMaker? Because not everyone is me. I really like working deep down in the code, working low level. The great thing about AppMaker is you don't need to have that deep down knowledge. People are able to make these really snazzy looking applications that can be used by an entire company. I never pictured myself developing anything. AppMaker is an insanely awesome way to solve a small problem. AppMaker makes my job easier because I don't need multiple tools. I can just develop it directly on AppMaker. One word to describe AppMaker: simple. Quick, flexible, versatile, empowerment. One word to describe AppMaker: game changer. Va bene, io spero di aver scontato, conto sulla vostra comprensione, la mancanza di modestia, la presunzione e l'audacia nell'avervi condotto in questo percorso tra immanenza e trascendenza. Spero tutti abbiate realizzato come il primo banco di prova, il primo terminale delle straordinarie tecnologie che avete visto in questa mattina siano proprio la G Suite. Qui mi fermo, il rosso lampeggiante, è con estremo piacere che passo la parola a Miles Ward, Director of Solution GCP, che vi prego di accogliere con un enorme applauso facendogli sentire l'entusiasmo di Milano. Good morning, everybody. I'm one of the ones that's going to speak in English, so I apologize in advance. My name is Miles Ward. I run our Solutions Architect team, and what I'm here to talk to you today is about how we were able to make all of the innovations you just heard about. How did we build a system that was this intelligent, that allows others to collaborate, that creates such a powerful platform for your data and for your applications? The reason we're able to do that is because we thought first about openness. That may seem weird. Isn't Google full of computer nerds that are going to stay up late and build great technology? Well, we've been learning from computer nerds for a long time. And what the very best of us have realized even long ago is that an approach that is open, that's flexible, that listens to our customers, that listens to our partners, and really builds exactly what they need is the right way forward. And we've been doing that for a long time. How many folks use the internet? Yeah? 2 or 3 folks here? The internet was designed open. Built by Vint Cerf, he's a Google employee, by the way, who designed the protocol that we all use to connect all of the businesses and all the technologies in the world. That commitment to open technology, they took no patents, no copyrights.
no licenses, allowed billions and billions of dollars of international innovation that stood on top of something that's free. And Google's thought about the investments that your business needs to make and how important it is that those investments pay dividends over time instead of being something that you pay for and pay for and pay for. So Google's made a really substantial commitment and investment in open source technologies. Almost all of the tools that you saw today bear fruit from our investment. So from work in Linux and core compilers, 10 years of investment by Google engineers in software that's free. And as a leader in the open source community, it's not just a one-time effort. Our engineers have to work overtime all the time to make it so that these technologies continue to become more performant, more robust, more highly available, more secure, easier, simpler. We put 15,000 new projects into collaboration just in 2016. You got 2,500 different projects where we're contributing source code today. That's the majority of the available tools that are out there. If you think about maybe one of the most important contributions in the last 15 years has been our donation of the cgroup code to the Linux kernel. Cgroups is what now the world calls containers. How many folks have heard of containers? Yeah? Okay. We thought that was a good idea because we saw what a huge impact that had inside of our business. Every one of the products that you saw today, all of Google's technologies run inside of containers. And we know that if it paid dividends for us to make that change, that it's very likely that it will have an incredible impact on your businesses. And that's not just a commitment to building technology that's good, and Kubernetes is really good. It allows you to build systems that are highly available, that are redundant, and maybe counterintuitively, something that can run on any cloud. I'm more than happy to see you build an application which spreads across us and our competitors and your laptop and my mobile phone and everywhere else you want to build an app. Kubernetes has the flexibility and the openness to empower you wherever you want to build. That ensures that your investment in this powerful API is one that pays dividends over time. That community, the community of you and us and our partners and our customers working together to improve this technology, starts to sound like an incredibly fun party. You have Microsoft and IBM and us all working together on the same technology. That's a different, better future, I think. So we're also seeing this technology and our commitment to open move through our different technology tools. So App Engine Flexible. How many folks develop in a language that none of your friends have heard of? You're really good at Scala or Erlang, or you want to write everything in COBOL because you work at a bank. We have an environment that allows you to take even that most exotic software and run it in a managed service from Google, because you can supply your own runtime. That's an open platform instead of one that forces you down a narrow path. Google wants to continue to give you proprietary performance, incredible security, incredible speed, but on the technology that you choose. And that's not just open source. That's technology from any vendor, right? We've made incredible progress in our partnerships with Microsoft. I don't know if you've heard of PerfKit Benchmarker, but I recommend everybody take a time to download this and look at the performance benchmarks of running Windows software on Google's cloud. I think you'll come away surprised. Our environment is not just an okay place to run Windows applications, it's an incredible place. We have the highest performance network, the most high performance storage, advanced machines. We just released computers on Skylake. Those systems allow you to run Visual Studio and SQL Server and all of the broad suite of Microsoft tools as if this is their original home. And it's not just the thin underlying pieces, not just Windows. You can run SQL Server Enterprise 2012, 2014, 2016. You can use full .NET Core, all of the rich tooling you expect. Lots of modules built for PowerShell, an incredible rich ecosystem around the Windows platform. We also talked to customers, and what they told us was that
all of the technology seems very flexible, but are the people flexible? I'm not very flexible. I don't have very good dance moves. But our customers said, I need support to feel as flexible as your computers do. So we started to think about our model. Most companies will charge you a percentage of how much you spend on cloud for support. And at the beginning, that seems like not enough. I pay you $5 for incredible engineers. And at the end, when you've built a system that works right, you end up paying this kind of success tax. We knew our engineers wouldn't like that, and so we know yours won't either. Our new model for enterprise support, which is engineer to engineer, real Google dorks, just like me, on the phone with you, trying to fix your app, where you pay just for the number of folks on your team that can talk to us. So support can auto-scale. It's a totally different model than anywhere else in the industry, and we know that it is much better for our businesses and our partners. We've also heard from customers that pricing isn't very straightforward. Pricing is complex. How many folks think the cloud bills are easy? No hands are up. So we heard from customers that the cost of cloud can be incredible. And a lot of that comes from waste. In other environments, you pay per hour instead of per minute. In other environments, you have to commit capital up front instead of automatically growing your services. You have all of this inflexibility in what was supposed to be cloud, what was supposed to be incredibly flexible. So we've made it so that anytime you run a computer longer than 25% of the month, you automatically get a discount. You cannot screw that up. You can't accidentally not get the discount. We've also made it so that our virtual machines can be any size. If you want a virtual machine that's 18 cores and 68.25 gigs of RAM, that's fine. Whatever you need and what's most efficient for you, we can provide at a low price. That's because we're built on containers. We're just a little more flexible. If you don't know what the right size for your application is, that's okay too. We will tell you. And we actually give you a button so that you can automatically resize your instance to the right size. Can it get easier than that? We've also made it so that these systems are available per minute. So even if you need an auto-scaling application to process data for 12 minutes, you don't waste 5/6 of the money. If you know for sure how your application works, if you have a commitment with a customer to run an application for years, you should be able to take advantage of that prior knowledge. And we need the same data. So committed use discounts allows you to pay up front simply just for a bucket full of cores and RAM. No specific instances, no specific zones. You pick exactly what you need from us, and we'll give you up to a 57% discount. And different than the grocery store, these discounts stack. So in total, against our competitors, who are already dramatically more price efficient than doing this in your own data centers, we're another 60% cheaper. And that's on average. I've talked to several developers here in Italy already, and I've met nobody that I would consider average. I think you can save even more than this. So I'm really excited about your contributions to open source, to a flexible environment, to building great services for customers. And I've talked to some incredible customers already. We're going to bring a whole set of customers on stage to talk to you. Thank you so much for your time today. Thank you, Miles. Allora, come vi dicevamo, abbiamo tantissimi argomenti, stiamo andando un po' lunghi, quindi cercheremo di andare ancora più veloci. A questo punto iniziamo con il Customer Panel e invito Alessandra a salire sul nostro palco per raccontarci quella che è la vostra esperienza con le sue tecnologie in Barilla. Grazie mille, lo stage è tutto tuo. Grazie Nicola. Buongiorno a tutti, innanzitutto è un piacere essere qui e condividere con voi la mia esperienza. Mi chiamo Alessandra Drizzoia, lavoro in Barilla dal 2002, quindi un sacco di tempo, e dall'inizio del 2015, da quando abbiamo cominciato la trasformazione digitale della nostra azienda, ho assunto la responsabilità del team di Digital Engagement. Oggi vorrei raccontarvi allora innanzitutto 2 parole in merito al nostro gruppo. Poi vorrei raccontarvi effettivamente di quella che è la nostra esperienza della trasformazione digitale, il programma Barilla Goes Digital. E infine
di un nostro caso di successo particolare di social collaboration all'interno dei plant, collaboration. Quella che vedete nella slide alle mie spalle è una frase di Pietro Barilla che ci ispira continuamente e che dice: date alle persone il cibo che voi vorreste dare ai vostri bambini. Tant'è che la nostra mission aziendale si riassume in good for you, good for the planet. Che cosa significa? Che significa che noi siamo orientati alla ricerca di prodotti buoni, salutari, ma anche sostenibili da un punto di vista di impatto ambientale. Come vedete siamo circa 8.400 persone sparse in tutto il mondo all'interno di impianti produttivi, mulini e uffici. E nel 2016 abbiamo realizzato 3,4 milioni di fatturato di euro. Siamo all'interno delle Most Global Reputed Companies. Passiamo ora alla Digital Transformation, alla nostra esperienza, quella che abbiamo iniziato un paio di anni fa, direi anzi 2 anni e mezzo. Perché la Digital Transformation? Il vortice del digitale in realtà sta inghiottendo un po' tutti i settori, anche quelli che fino a qualche anno fa potevano ritenersi al sicuro, in realtà si sono resi conto che non lo sono affatto, che non sono immuni da quella che è questa rivoluzione. E anche Barilla, che da sempre produce prodotti buoni, prodotti salutari, non poteva ignorare quello che stava accadendo e ha detto: invece di seguire l'andamento, seguire il corso degli avvenimenti, proviamo ad anticiparli. Quello che vedete è la nostra vision, il nostro obiettivo, cioè trasformare la nostra azienda in una fully digital enterprise, creando valore per il business, proprio perché la digitalizzazione è al servizio del business. Il logo è il logo della nostra trasformazione, il nostro programma Barilla Goes Digital. E che cosa intendiamo per Fully Digital Enterprise? Intendiamo un'azienda che utilizza al meglio le tecnologie digitali come vantaggio competitivo all'interno dei suoi processi interni, quindi nei processi, e nel dialogo con gli stakeholder esterni. Come si articola il nostro programma di trasformazione digitale? In 6 trasformazioni, in 6 stream. Molto rapidamente, il primo, che si chiama Customer, Shopper and Consumer, vuole utilizzare le tecnologie da una parte per entrare in dialogo diretto con quelli che sono con quello che è il consumatore finale, si pensi ad esempio attraverso i loyalty programs, e dall'altra parte rafforzare quello che è il legame, la relazione con i nostri stakeholder di riferimento, cioè i clienti. La seconda trasformazione si chiama Digital Transformation e vede l'efficientamento attraverso quelle che sono appunto le tecnologie digitali dei nostri processi core, si pensi a HR, finance, supply chain e così via. La terza trasformazione, IT Governance, è la trasformazione del nostro Group Information Technology, che non si chiama più così appunto dall'inizio del 2015 e che si chiama Group Digital and Business Technology. Perché? Digital perché non solo per supportare il cambiamento, ma anche proprio per innescarlo, per essere change agent, abbiamo dovuto acquisire nuovi skill. E business perché? Perché comunque noi dobbiamo essere sempre più business partner dei nostri stakeholder di business interni, proprio perché sia noi che loro, con responsabilità e competenze differenti, lavoriamo insieme congiuntamente per obiettivi comuni. La quarta trasformazione, Innovation for Barilla, vede l'introduzione all'interno della nostra azienda di tecnologie innovative, non tanto come mero esercizio di stile, ma con una messa a terra e un'applicabilità che portino effettivamente un valore per il nostro business. La quinta trasformazione, la People Digitalization, è la più importante perché vede le persone al centro, proprio perché la Digital Transformation non è una trasformazione tecnologica, ma riguarda di più le persone, il loro modo di lavorare, il loro modo di collaborare insieme. E infine, la sesta trasformazione, l'Enterprise Intelligence, parla di big data, parla di dati, cioè ci diciamo com'è che vogliamo utilizzare i dati, la grande mole di dati che abbiamo a disposizione per riuscire a indirizzare le nostre decisioni di business sempre più in maniera data-driven.
Questo molto rapidamente è quello che è tutto il contesto della nostra trasformazione. Nel corso di questi mesi abbiamo imparato un po' di cose, proprio perché ci siamo trovati a affrontare diverse sfide. Vorrei condividere con voi le 3 principali lesson learned. La prima è che la trasformazione digitale non è semplicemente un efficientamento dei processi core, ma è la trasformazione del modello di business. Vi faccio un esempio. Noi da sempre facciamo del nostro core business la produzione di cibo buono, salutare, sostenibile. Ma pensate cosa significa arricchire l'esperienza del consumatore finale con tutta una serie di contenuti che possono essere veicolati assieme al prodotto. Si pensi ad esempio a ricette, programmi nutrizionali, si pensi anche a programmi di attività fisica per mantenersi in forma. Questo cosa significa? Significa che il prodotto rimane il tassello centrale del nostro modello di business, ma in realtà noi andiamo ad offrire un servizio molto più ampio, che è quello di un lifestyle. Quindi Barilla si propone di passare da un modello di business di product company a un modello di business che è un lifestyle company. La seconda lesson learned è che per avere successo in una trasformazione digitale, il digitale non deve essere visto come un extra all'interno dell'organizzazione, ma deve andare, come vi dicevo, a cambiare i modelli di business, deve andare a cambiare le value proposition dell'azienda, dell'organizzazione, che deve diventare sempre più agile e data driven. L'ultima, la più importante, l'ultima lesson learned, persone, people and people, perché come vi dicevo la trasformazione digitale non è una trasformazione tecnologica, ma vede come successo, come fattore chiave di successo, il coinvolgimento attivo delle persone che devono abbracciare il cambiamento e comprenderne i benefici. Parlando di persone, qual è il nostro fiore all'occhiello? Il Digital Lab. Il Digital Lab è nato a metà del 2015 ed è un incubatore dove le persone possono sperimentare, disegnare, sperimentare nuove forme di collaborazione e di condivisione delle informazioni della loro esperienza in modalità agile, con l'obiettivo di trovare nuovi modi di lavorare più semplici, più agili. Diverse iniziative sono state prototipate dal Digital Lab e quelle di maggior successo sono state scalate alla company. Quelle invece che abbiamo ritenuto non portassero i benefici attesi, le abbiamo semplicemente lasciate da parte, diciamo ne abbiamo fatto tesoro di esperienze, bagaglio di esperienze. Ora vorrei parlarvi del maggior caso di successo del Digital Lab, che è appunto Collaboration. Collaboration che si fonda su una app sviluppata in partnership con Ingenia, che utilizza la G Suite. Proprio perché cos'è Collaboration? Collaboration è il nuovo processo di collaborazione social all'interno dei plant. Vi dico rapidamente la genesi. Allora, all'interno del Digital Lab, proprio ai suoi primi passi, è arrivata da noi Cinzia Bassi, l'allora direttore di stabilimento di Cremona e ora direttore di Castiglione delle Stiviere, con un need di business molto forte, con un need di collaborazione molto forte, proprio perché a quel tempo il passaggio di consegne sulle linee avveniva mediante dei quaderni cartacei, per cui l'operatore sulla linea aveva un quadernone, il capoturno ne aveva un altro, il reparto della manutenzione aveva un altro quaderno, per cui capite bene che poi alla fine mettere insieme i puzzle non era semplice, tant'è che tutte le mattine alle 8:30 la Cinzia con la sua squadra, la sua prima linea, si riuniva per fare il punto della situazione. Perfetto, un primo tentativo di digitalizzare e rendere social questo processo di collaborazione era stato fatto dalla squadra della manutenzione utilizzando WhatsApp e già lì si erano intravisti i primi benefici, per cui la richiesta di Cinzia è stata: ci aiutate a effettivamente rendere un po' più strutturato questa nuova social collaboration? E noi naturalmente non potevamo che essere contenti della richiesta, perché abbiamo capito che valore di business c'era dietro. Per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato da 2 linee di produzione su Cremona, abbiamo sviluppato una app
molto rough, molto diciamo embrionale, e l'abbiamo data in mano alle persone. Abbiamo messo dei tablet sulle linee di produzione e abbiamo dato degli smartphone ai manutentori. Per cui a questo punto cosa succedeva? Che le persone, gli operatori sulla linea potevano fotografare, fare video, postare eventi e renderli disponibili a tutta la community real time praticamente, per cui c'era una condivisione, uno sharing dell'informazione di quanto accadeva che non si era mai visto prima. E tutti erano produttori di quella conoscenza. Quello che vedete alle mie spalle è uno screenshot di quella che è la nostra app, e vedete l'interazione, un esempio di interazione social, per cui abbiamo un responsabile della produzione che posta una richiesta, il manutentore che dice perfetto, me la prendo in carico io, lo farò domani, e effettivamente poi chiude il post dicendo benissimo, io l'intervento l'ho eseguito. E capite la potenza di questa interazione, perché tutti possono vedere tutto, per cui capite bene che c'è un allineamento, una capitalizzazione della conoscenza mai vista prima. Collaboration è partito appunto in sordina, ma ha portato degli outcome molto, molto importanti. Prima di tutto ha reso le informazioni disponibili a tutti, ripeto, real time, e in maniera non ambigua, perché capite bene che una foto piuttosto che un video parlano molto meglio rispetto che un testo scritto. Hanno aumentato l'efficacia e la rapidità di presa in carico di eventuali non conformità, hanno favorito la capitalizzazione del know-how, il setting di best practice e anche lo spirito di squadra, perché la social collaboration ha rafforzato il team. Rapidamente dalle due linee di produzione da cui siamo partiti, siamo scalati a tutto il plant, ma non solo, nel giro di pochi mesi la soluzione è stata adottata da tutti i 6 plant della Baker Italia. Vedete, con più di 1000 persone che utilizzano ad oggi la nostra app, il nuovo processo. I numeri per fine 2018 sono questi, ovvero abbiamo in previsione di diffondere, di scalare l'applicazione su 18 plant, Italia ed estero, Bakery e Pasta Mill, coinvolgendo circa 2700 persone. Vedete che numeri, sono numeri veramente incredibili. E vorrei chiudere il mio racconto con una citazione che secondo me fa il caso nostro e che dice che effettivamente i social media hanno portato e stanno portando, ma ormai ci siamo già, alla democratizzazione dell'informazione e quindi della conoscenza, che quindi non è soltanto più patrimonio di tutti, ma è creata e prodotta da tutta la comunità, che mette a fattor comune l'esperienza e che porta anche alla capitalizzazione della conoscenza. Il linguaggio è diventato conversazionale, molti a molti, per cui Collaboration è un ottimo esempio di come la social collaboration porta valore al business. Vi ringrazio. Grazie mille Alessandra e davvero complimenti per aver condiviso questo progetto, innanzitutto per averlo pensato e poi ti ringrazio per averlo condiviso con tutti noi. Adesso il panel continua con un altro cliente molto importante, quindi chiamo sul palco Massimo per raccontare la loro esperienza con la nostra tecnologia in Sky. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti, grazie a Google di avermi invitato, in particolare qua perché io sono cresciuto in via Tortona, quindi sono molto a casa. Io vi racconterò, probabilmente faccio una presentazione un po' particolare, nel senso, innanzitutto Sky Italia sapete chi è, per cui è inutile che vi racconto chi siamo. Siamo una televisione per cui, in primis, una media company, per cui però non ho portato video, per cui non vi accelerò con dei video. Abbiamo iniziato, indipendentemente adesso dal numero abbonati e cosa facciamo, abbiamo iniziato da qualche anno ovviamente ad estendere la nostra presenza, ad essere diciamo omnipresenti ove possibile con i nostri contenuti per i nostri clienti.
ovviamente cercando di servire nel modo migliore, nei tempi più giusti, anche con la tecnologia, perché a Sky tipicamente siamo riconosciuti anche come un'azienda nel nostro ambito molto innovatrice, però è un'innovazione che facciamo molto sotto controllo, ovvero tante cose non le eroghiamo anche quando sono pronte, ma le eroghiamo soltanto quando il nostro cliente è pronto a riceverle, nella misura non del singolo cliente, ma quando il gruppo di clienti più ampio possibile è pronto a ricevere. Il rapporto con Google, quando nasce, a parte i vari rapporti che possiamo avere con Google, però in questo specifico progetto quando nasce quando l'azienda ci ha posto un normale quesito tecnologico di evoluzione dell'offerta sui nostri clienti e ci dice: va bene, noi siamo una piattaforma che offriamo anche contenuti VOD, invece di farne 100 ne fate 1000, adesso senza andare a raccontare i dettagli. Allora, io devo essere onesto, io lavoro, tutti hanno raccontato quanto tempo lavorano, io lavoro in televisione da 25 anni, nel mondo media, e quindi diciamo che ne so molto e vengo da una storia, che sicuramente non sono un nativo digitale, ho creato il digitale, ma non sono un nativo digitale. E quando ovviamente si è posto questo dubbio, uno dei temi, visto che si parlava fra l'altro di un ecosistema che avevamo già virtualizzato, era: va bene, usiamo il cloud. Ovviamente quando Sky dice usiamo il cloud, alle porte sono arrivati praticamente tutti quelli che offrivano cloud e anche i miei collaboratori insistevano per andare sul cloud. Io sono sempre stato molto diffidente, devo essere onesto. Mi spiace dirlo, tuttora non è che ho chiarissimo il vero beneficio. No, adesso vi dico poi il vero beneficio c'è, ovviamente, se no non sarei qua, però concettualmente il tema era perché molti si sono presentati con un private cloud e quindi mi dicevo: ma cosa me ne frega di avere un qualcosa messo a 50 km da casa mia, che tanto era comunque, sapevo già cosa avevo bisogno, sapevo già quante cose avevo bisogno e via dicendo. In realtà, poi dopo, chiacchierando, ovviamente esistono 1000, e dopo vediamo quali sono, 1000 vantaggi. Perché abbiamo scelto, allora, innanzitutto, perché siamo arrivati perché sono titubante sul cloud per quello che concerne la nostra specificità? Perché il tema era, per noi, è trasferire grandi moli di dati che non possono essere spezzettati, sono dei dati, grossi file che devono essere trasferiti per mantenerne l'interezza, la qualità, tutto quello che è poi la televisione nel senso stretto di televisione e della componente video, dove al netto di tutto quanto per noi il tema qualitativo è cardine, perché è quello che determina il value for money che abbiamo rispetto ad altre piattaforme. Quindi trovare un compromesso su questo era, per l'azienda, per me che vengo anche da questo, era abbastanza impossibile. Normalmente noi dobbiamo spostare file molto grandi e per farlo tipicamente conviene averli in casa, oppure avere grossi pipe per poterli trasmettere. Quando ci è stato detto: vabbè, usiamo il cloud, dico: vabbè, pensiamo di usarlo, ma come? Se devo trasferire quella mole di dati, quanto mi costa? Poi dopo il gioco è quanto costa il cloud. Il cloud costa poco, ma mi costa tanto usare l'autostrada per arrivare sul cloud. Allora, diciamo, qual è stato il momento in cui abbiamo detto: vabbè, andiamo sul cloud? Perché abbiamo trovato una soluzione intermedia in cui, senza perdere qualità, abbiamo trovato un modo per trasportare questa mole di contenuti, garantendone l'interezza qualitativa in maniera non così pesante. Allora, qui è stato il momento perché abbiamo scelto Google. Allora, devo dire, io onestamente ho sentito con grande piacere gli ottimi interventi di stamattina. Ovviamente io non so se è tutto il più bello, sicuramente abbiamo trovato persone molto intelligenti. Questo devo essere onesto. Abbiamo trovato forse persone intelligenti, persone smart, che hanno più di altri si sono messi in sintonia con noi. Questo, diciamo, ha abbassato completamente le barriere che avevo in primis verso questo tipo di approccio,
combinato ovviamente da una soluzione tecnologica che potesse supportarci, e ci siamo detti, bene, allora attraverso GoReply, che è stata anche nominata, che è stato il nostro, diciamo, integratore, ci ha supportato in questo tipo di esperienza, abbiamo iniziato questa avventura. L'abbiamo iniziata, ovviamente, adesso questo qua poi è poi l'architettura finale, ma visto i minutaggi, ci siamo arrivati ci siamo arrivati piano piano. Innanzitutto abbiamo lavorato per avere ovviamente un peering che ci potesse garantire il throughput necessario per spostare, anche se rimpiccioliti, quelli che sono dei file molto ingombranti. La seconda cosa è stata quella di utilizzare un sistema di preamble delle virtual machine tale per cui ci permetteva di usare sì intelligentemente e in maniera economica tutto quello che il cloud e Google Cloud poteva offrirci, cioè una scalabilità quando ne abbiamo bisogno. Perché ne abbiamo bisogno? In realtà uno potrebbe dire, bene, voi avete comunque la capacità di studiare i palinsesti, avere anche un certo tipo di programmazione per cui non ci sarebbe in teoria bisogno di... In realtà, come sapete, le persone muoiono, quindi gli attori quando muoiono bisogna trasmettere tutti i film e avere a disposizione tutti i film in tempo istantaneo per celebrare la morte di qualcuno, oppure durante i grossi eventi c'è una mobilitazione di grosse quantità di contenuti che devono essere gestiti. Questo ci ha portato a una soluzione molto flessibile, che ovviamente non vediamo finire qua. Per noi al momento stiamo lavorando con delle virtual machine. Ovviamente prima si parlava di container, per noi il prossimo step è andare, espandere questo tipo di rapporto, andare con una tecnologia basata su container e soprattutto iniziare non soltanto a fare questo tipo di attività, ma espanderla anche per dei servizi di un valore un po' più strategico, che non vuol dire che questi non lo siano, però dei contenuti un po' più delicati, tipo anche eventi live, che potrebbero essere, grazie ad alcuni accorgimenti fatti, potrebbero essere anche portati in utilizzo direttamente dal cloud. Il tema è perché noi siamo arrivati a fare questo? Perché, come vi dicevo, il mondo dei media e chi fa, come è stato anche detto dalla collega precedentemente, cioè è ineluttabile che per correre dietro alle varie necessità bisogna flessibilizzare il più possibile i propri processi, le proprie attività, essere pronti essenzialmente a tutto senza avere il compromesso di abbassare la qualità verso poi gli utenti finali. Quindi in questo mix di elenco di trasformazione che ci vede coinvolti, il cloud era rappresentato per questo progetto e sta rappresentando per una serie di progetti che stiamo analizzando per il prossimo anno un po' il punto cardine per poi riuscire a offrire quello che vogliamo fare nel modo più semplice, e l'alchimia dei costi ovviamente è importante, di questo non si può, in questa situazione economica non se ne può fare a meno di parlarne, ed è chiaro che è una componente base. Io con questo avrei chiuso, spero di non... no, sono stato anche nei tempi e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie davvero Massimo. Convincere gli scettici fa parte del nostro lavoro, sentirci dare anche degli intelligenti ci riempie veramente di orgoglio. A questo punto continuiamo con l'ultimo panel. Chiamo sul palco Pasquale ci racconterai come mai sei da solo per raccontare la vostra esperienza con le nostre tecnologie cloud. Grazie mille. Grazie mille, buongiorno a tutti. Come potete notare sono da solo e vi porgo le scuse di Alberto Ricchiari che non è riuscito ad arrivare in tempo utile per la presentazione. Rimane comunque con noi sorridente in questa foto, però possiamo andare avanti. Allora, vi racconto e ho il piacere di raccontarvi, ringrazio Google per questa opportunità,
una delle tante iniziative che abbiamo avviato all'interno del gruppo Cattolica nell'ambito di un percorso di innovazione e di trasformazione digitale oramai avviato qualche anno fa e che ci vede collaborare con Google nell'utilizzo di soluzioni che riguardano sia la G Suite che la Google Cloud Platform. L'iniziativa che vi presento è, a mio avviso, un'iniziativa interessante ma anche molto ambiziosa. Si pone un obiettivo indubbiamente economico, ci stiamo concentrati su una componente che incide pesantemente sul bilancio di una compagnia di assicurazione, che è il costo del sinistro, ossia le somme che la compagnia deve liquidare, pagare al proprio assicurato per rimborsare i danni che il veicolo subisce nel caso di un incidente, stradale. Ci siamo quindi concentrati sul processo di stima, cioè come viene determinato il danno che subisce il veicolo. Tradizionalmente questo processo di stima è affidato a specialisti fiduciari della compagnia, dei periti tecnici che si recano dal cliente a visionare il veicolo, effettuano delle foto e quindi determinano una stima del danno che poi sostanzialmente viene comunicato alla compagnia. Ci siamo chiesti se fossero oramai maturi i tempi per poter immaginare e pensare che un computer, una macchina, si potesse sostituire ad un essere umano, quindi ad uno specialista, quindi con competenze tecniche anche abbastanza spinte, nell'effettuare proprio questa stima del danno partendo semplicemente dall'analisi delle foto. Ci siamo guardati in giro, grazie anche alla collaborazione di alcuni partner, in particolar modo di Nuvol, e abbiamo identificato all'interno della Google Cloud Platform alcuni oggetti, alcune componenti che facevano al caso nostro. In particolar modo la Google Vision API, che ci ha aiutato a interpretare il contenuto delle foto, e la Google Cloud Machine Learning Engine basata sul potente motore di TensorFlow. Ora, purtroppo per questioni di tempo non vado nel dettaglio degli algoritmi utilizzati per implementare il modello inferenziale di Deep Learning, in realtà non ne sarei capace, ma vi racconto invece come si è sviluppato il progetto partendo da un presupposto. Il presupposto è che il risultato che ci siamo posti di raggiungere è un risultato sicuramente aleatorio, quindi non certo. Partendo quindi da questa convinzione abbiamo preferito non avviare un progetto tradizionale basato sulle classiche fasi di analisi, sviluppo, test e poi rilascio in produzione, ma abbiamo costituito un vero e proprio laboratorio sperimentale a cui partecipano esperti informatici ma anche esperti di processo, esperti quindi del processo di determinazione della perizia e della stima, che stanno collaborando in modalità agile. Ci siamo quindi posti degli obiettivi immediati, proprio per tastare con mano le potenzialità degli strumenti che avevamo a disposizione. Il primo obiettivo era, vediamo se la machine learning è in grado di identificare tramite la Google Vision API la targa all'interno di una foto di un veicolo. In veramente poche settimane siamo riusciti, istruendo opportunamente la macchina, ad ottenere dei risultati considerevoli, quindi una percentuale di riconoscimento con successo certo della targa molto elevata. Abbiamo poi provato a vedere se eravamo capaci di riconoscere su foto differenti la presenza dello stesso veicolo, anche se ripreso con prospettive differenti. Abbiamo quindi calcolato un indice di distanza che misura più o meno il grado di somiglianza e abbiamo anche provato a modificare artificiosamente delle foto, cambiando la targa o cambiando il veicolo, ottenendo comunque la conferma che i due veicoli erano identici. Partendo quindi da questi due obiettivi tattici ci siamo chiesti a un certo punto ma perché non li riutilizziamo all'interno dell'azienda e quindi abbiamo trasformati in quick win che sono andati poi ad arricchire gli strumenti che la compagnia ha a disposizione per A, controllare la rete dei fiduciari e B, per intercettare situazioni potenzialmente fraudolente. Ci siamo poi concentrati quindi sull'obiettivo principale. L'obiettivo principale è quindi quello di poter determinare in automatico la stima del danno
partendo dall'analisi della foto. Abbiamo diviso il processo in 2 fasi principali. In una prima fase principale abbiamo introdotto un modello in grado di riconoscere all'interno della foto alcuni fattori che chiamiamo predittori, fattori predittivi, che servono poi a caratterizzare meglio il danno che è ripreso nella foto. Questi fattori predittivi, come possono essere ad esempio la parte danneggiata oppure l'entità del danno, quindi se è lieve, medio, grave, e molti altri che ovviamente non potrò mai rilevare nemmeno sotto tortura, hanno portato a clusterizzare il danno in maniera opportuna, quindi a renderlo sostanzialmente identificabile per determinate caratteristiche. Questa clusterizzazione è stata poi reimmessa in un nuovo modello di machine learning che, partendo dalla storia delle perizie che sono state effettuate nel tempo da Cattolica Assicurazioni, è stata in grado di identificare una media della stima del danno a parità ovviamente di cluster del danno stesso. Cosa stiamo facendo e cosa vorremmo fare nei prossimi tempi? Allora, innanzitutto vorremmo utilizzare la quantità di informazioni che sono presenti nelle cosiddette scatole nere come input al modello. Ovviamente maggiore è la clusterizzazione, quindi più raffinata è la clusterizzazione, maggiore è la profondità storica della perizia, più certa è ovviamente la stima del danno. In secondo luogo stiamo pensando di rivedere il processo di denuncia affidando al cliente stesso l'incarico tramite l'app di Cattolica di effettuare le foto e quindi di rilevare il danno. Queste foto quindi scattate vengono acquisite o verranno acquisite automaticamente dalla Google Cloud Platform che elaborandole potrà ovviamente a certe condizioni, proporre direttamente sull'app di Cattolica al cliente l'importo da risarcire, quindi la somma proposta per il pagamento. Nel caso in cui poi il cliente dovesse accettare, a quel punto il sinistro si chiude. Concludo con un auspicio, cioè l'auspicio è quello di vedere sempre più, in realtà storicamente ancorati alla tradizione, come possono essere gli istituti finanziari, vedere progetti diciamo non più tradizionali ma sempre più sperimentali. L'importante però è che ci sia la consapevolezza che questa tipologia di progetti non porta sempre al raggiungimento di un risultato, ma va affrontato quindi con lo spirito giusto. Mi piace citare a tal proposito Nelson Mandela quando dice io non perdo ma vinco o imparo. Grazie. Grazie mille e complimenti a Cattolica Assicurazione, grazie mille a Pasquale per aver fatto doppio lavoro nel gestire questa presentazione. Allora, come dicevamo siamo agli sgoccioli, sento ancora tantissima energia in sala e quindi sono molto contento, spero che gli argomenti che abbiamo trattato siano stati di vostro interesse. Farò un rapidissimo recap di cosa abbiamo visto. Abbiamo visto chiaramente come poter lavorare in maniera sicura, come poter lavorare in maniera intelligente, come poter collaborare in maniera differente all'interno delle aziende e come costruire delle piattaforme che siano più aperte e flessibili. Ora il programma della mattinata volge al termine. Successivamente avremo 3 breakout parallele dove andremo ad approfondire tecnicamente tutta una serie di soluzioni. Io vi ricordo ovviamente di seguire queste breakout, avete il programma con voi, credo, no, non era qui, e vi ricordo anche che verso la fine della giornata, a questo punto verso le 6, 6 e mezza probabilmente ci sarà anche una parte dedicata ai nostri partner, una breakout specifica dove presenteranno dei casi di studio di alcuni loro clienti. Io con questo vi ringrazio, spero che sia stata una giornata interessante e vi auguro un buon proseguimento. A presto.